Amici sportivi, buongiorno, il più cordiale benvenuto dal Palasport Veronese di Chioggia in provincia di Venezia, dove questo grande pomeriggio di sport, questo grande pomeriggio di pallavolo ci regalerà le finali di Coppa Veneto maschile e femminile. Alle 15:30 quella maschile, vedete che le squadre stanno completando il riscaldamento, alle 18 quella femminile, è tutto pronto perché questo grande appuntamento organizzato dal Comitato Regionale Veneto, che anche questa volta ci regala a tutti voi e regala a tutti noi la diretta streaming di questo importante evento. Come al solito accanto a me, a Massimo Salmaso, c'è Alberto Pancera. Ciao Alberto. Ciao Massimo, grazie e buon pomeriggio a tutti. E siamo pronti per questa doppia partita, la prima, come dicevo, finale maschile di fronte all'Altair a volley Schio Vicenza e dall'altra parte della rete la formazione padovana del Venpacib Unigas Valsugana, una delle formazioni storiche del panorama patavino, così come è storica, anzi, anche se la collaborazione tra Altair e A-Volley è molto recente, ma sono storiche queste due grandi realtà del volley vicentino, quindi sicuramente una finale di grande spettacolo. Come vi dicevo, le squadre stanno completando il riscaldamento e tra qualche minuto andremo a scoprire i due starting six di questa partita, che sarà arbitrata dal primo arbitro, il signor Alessandro De Martini di Feltre, provincia di Belluno, coadiuvato da Alessandra Olive della provincia del Comitato Territoriale di Verona. Alberto, abbiamo avuto delle belle esperienze con il Campesan, con la finale di Coppa Veneto. Questa diretta streaming sta avendo un bel successo, noi siamo molto felici di essere qui anche oggi. Hai detto proprio bene Massimo, un grande successo le precedenti dirette streaming, le due. Questa è la prima volta per la Coppa Veneto. Iniziamo appunto con la gara maschile, fra poco alle 15:30 e poi andremo a vedere anche quella femminile. Qui siamo a Chioggia, il tempo fuori è abbastanza... ma per fortuna giochiamo al coperto. Appunto. E quindi qui si aspetta un grande pubblico, il palazzetto si sta già riempendo. Sì, solitamente le finali di Coppa Veneto hanno proprio questo grande vantaggio di avere una doppia partita e quindi di poter sfruttare il pubblico anche della partita successiva, che vedrà di fronte alla formazione padova-veneziano, non so come dire, un po' padovana, un po' veneziana, del Pittarello, Legnaro e Dolo, che se la vedrà con l'Inglesina di Altavilla. Questa è la finale femminile, come dicevamo, comincerà alle ore 18, una doppia partita che arriva dopo un lungo cammino. La Coppa Veneto, ricordo che inizia a ottobre sostanzialmente con i turni preliminari, poi mano a mano quarti di finale, semifinali, fino a queste sempre molto ambite. Siamo sicuri che anche oggi ci sarà molto agonismo in campo, perché tutte le formazioni che giocano la Coppa Veneto, la storia ce lo insegna, chiaramente hanno una grande voglia. Diamo un'occhiata, sì Alberto. Sì, no, volevo anche dire, queste due squadre è la terza volta che si scontrano almeno quest'anno, sono nello stesso girone di Serie C e se ricordo bene sono con i punti a pari, perché una volta ha vinto una squadra, una volta ha vinto una l'altra. vittoria per parte in questo caso. Sì, i punti sono pari, quindi oggi sicuramente si daranno battaglia, perché c'è la Coppa Veneto, perché appunto sono nello stesso girone e immagino entrambe abbiano ambizioni per andare nella massima serie. Se sono qui oggi è perché tra tutte le partecipanti della Coppa Veneto, e non sono poche le squadre, sono le due migliori e quindi li vedo molto carichi. Addirittura ho visto che uno, per caricarsi tantissimo, si è colorato i capelli, ma palleggiatore dell'Altair a volley, poi lo vedremo, chiederemo chiaramente alla regia magari di andarlo a recuperare con quel primo piano. Ha una capigliatura davvero molto colorata, e questo fa si sta vedendo proprio adesso. Eccolo qui, ma vedi, ha i colori sociali di fatto, il verde, un po' di rosso, un po' di blu, sono tutti i colori della maglia, un po' di giallo, vedete, un po' così molto cromatica la capigliatura di uno dei due palleggiatori della Altair a volley. Vedremo se poi sarà lui a scendere in campo come titolare o meno, questo lo scopriremo tra qualche istante, quando lo speaker Gianluca Garghella, un grande acquisto anche a livello di speaker. Oggi Gianluca Garghella speaker anche della Chioene Padova, quindi un livello che si alza anche a livello di produzione, non solo di streaming ma anche di speaking all'interno del palazzetto stesso. Ricordo che veniamo dall'ultima edizione dell'anno scorso a Povolaro, che ha visto in campo maschile il successo del Faisanè, mentre in campo femminile l'anno scorso ad aggiudicarsi la Coppa Veneto fu l'Imark di Rossano. Queste le ultime due formazioni che si sono aggiudicate
questo importante trofeo. Tra l'altro Chioggia, lo anticipiamo perché ormai è ufficiale, sarà teatro di un appuntamento nazionale di grandissimo prestigio. Alberto, ne parlavamo prima perché abbiamo anche oggi il vicepresidente nazionale Adriano Bilato che ce l'ha confermato. Chioggia sarà la sede della finale nazionale Under 14 femminili assieme a Rosolina, con il comitato territoriale di Venezia assieme a quello di Rovigo. Organizzeranno questo importante evento. Sì, ospiteranno queste grandi finali. L'anno scorso addirittura a livello di social le più seguite, ma adesso vediamo che gli atleti sono pronti per il saluto, sono tutti in riga. Sì, come dicevo, i due arbitri sono De Martini di Feltre e Olive di Verona, quindi Chioggia, proprio questo il Palasport veronese, vedrà il 19 di maggio prossimo, la mattina del 19 maggio, ma in realtà si giocherà dal 14 al 19 la finale Under 14 maschile. Ma ora concentriamoci su questo big match, su questa finale di Coppa Veneto di fronte al Altair a volley Schio Vicenza, dall'altra parte della rete Vempa Cib Unicas Valsugana Padova in palio la Coppa Veneto, e andremo a scoprire tra qualche istante i due sesteti, i due starting six, con cui i due allenatori che sono Luciano Scaggiante per quanto riguarda il Valsugana volley e Nicola Zaffonato per quanto riguarda l'Altair a volley, penseranno di iniziare questa decisiva partita. Si gioca chiaramente al meglio dei 3-6 su 5, un pomeriggio di grande pallavolo, un pomeriggio di grande fatica per tutti noi che saremo qui a commentare e a raccontarvi due partite una dietro l'altra, ma lo facciamo chiaramente molto volentieri perché sappiamo quanto importante siano queste manifestazioni per il comitato regionale, che sta credendo molto nel progetto diretta streaming, e saranno molte le finali che quest'anno saranno seguite con questo sistema, quindi vediamo appuntamento e sarà chiaramente annunciato con largo anticipo sul sito della FIPA Veneto, ma anche su tutti i canali social, quali saranno le prossime partite, ma il programma vi anticipo già che sarà molto molto denso. Abbiamo visto poco fa la squadra del Valsugana Volley che faceva la foto di rito che rimarrà negli annali del CR Veneto. Adesso vedo che stanno per essere presentati gli arbitri, appunto come li hai citati poco fa. Arbitro in prima abbiamo Alessandro De Martini di Feltre, bel primo piano per lui, un arbitro giovane, e abbiamo anche l'arbitro in seconda Alessandra Olive dal comitato di Verona. Sono prontissimi, si scambiano il saluto, l'in bocca al lupo, perché appunto una coppia arbitrale deve avere anche sintonia per fare in modo, come dico sempre, di non diventare protagonisti ma di lasciare che il gioco sia protagonista. E adesso la foto di rito ce l'è per l'Altair a volley. Dacci un po' di numeri. Dicevi bene Alberto prima, le squadre si sono affrontate due volte fino a questo momento, giocano entrambe nel girone B della Serie C. La prima partita si è giocata il 3 novembre a Padova e ha vinto 3-2 il Vempa, mentre al ritorno a Schio poco meno di un mese fa si sono imposti i vicentini con punteggio di 3-1 in classifica. Le due squadre sono distanziate di 12 lunghezze, avanti il Valsugana e 3 posizioni in classifica il Vempa Cib Unicas, infatti secondo con 38 punti, a 2 punti dalla vetta occupata attualmente dal Belluno, mentre l'Altair a volley è quinto con 26 punti, e quindi una bella differenza in classifica. Vedremo se oggi l'Altair saprà colmare questo gap che si porta un po' dietro, diciamo, dalla classifica. Beh, come dici e come ha citato nell'articolo anche del Comitato Regionale Veneto Mauro, la finale secca è sempre difficile da pronosticare, e quindi sono molto certo che oggi si daranno battaglia, probabilmente senza rispecchiare la classifica. Il sestetto del Vempa vede Barbieri, Nicoletto, Zanon, De Nigri, Zotta e Barison. Questa è la formazione con il libero che se non sbaglio è Rizzi, e mentre andiamo a conoscere i 6 protagonisti della formazione dell'Altair Volley Schio. C'è il tifo delle grandi occasioni. Il numero 3 è Marco Munaretto che entra in campo in questo momento. Il numero 4 è Andrea Schiro, giovanissimo, classe 2001, giocatore sicuramente di grande avvenire. Il numero 9 Davide Schiro. Il numero 12 è Gianni Brazzali, grande tifo intanto sulle tribune del Palaveronese. Il numero 13 Alessandro Magnabosco. Il numero 23 Filippo Pegoraro.
e il libero è il numero 10 Simone Zaffonato. Questa è la formazione dell'Altair. Ci siamo davvero per iniziare a raccontarvi in diretta dal Palasport di Chioggia le gesta di questa importante finale di Coppa Veneto. Dicevo, Palasport che è andato mano a mano riempendosi, c'è grande tifo, c'è grande entusiasmo, c'è grande voglia di vincere questa Coppa e di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro. Perfetto, il libero quindi è il numero 1 Alessandro Mangiarotti, grazie. Sì, Grazie devo dire che non sarà facilissimo a colpo d'occhio vederlo, perché hanno le t-shirt abbastanza simili. Sì, devo dire che a colpo d'occhio il libero si nasconde, però non sarà un problema. Non sarà un problema. No. Vedo che è pronto al servizio il numero 12 della Altair Volley di Schio, Gianni Brazzale. Eccoci qua, bel primo piano, tutto è pronto, ci siamo, qualche minuto di ritardo rispetto all'orario delle 15:30 preventivato, ma ora è tutto pronto per iniziare. Servizio Ci siamo, fischio d'inizio. Brazzale, schierata alla ricezione del Vempa Cib Unigas, formazione come dicevo storica del panorama pallavolistico padovano. Palleggio di Nicoletto, la seconda linea di Zotta, la difesa di Schio che va al contrattacco con Schiro, ancora la palla viva in campo Vempa Cib, ma c'è il muro vincente del numero 3 Marco Munaretto che regala il primo punto all'Altair a volley. Sì, bello scambio questo con una doppia difesa per parte. Sì, con una difesa per parte. No, la palla non è passata. Ah no, non è passata, scusate. Si è insaccata. Probabilmente ha visto un'invasione all'arbitro di seconda. Alessio Nicoletto, palleggiatore di grande esperienza in campo, di prima intenzione Alessandro Magnabosco, palleggiatore dell'Altair a volley, mette palla a terra. Abbiamo anche il rallenti oggi, Alberto, possiamo gustarci, sì. Grazie alla regia, grazie al service che ci segue davvero in maniera esemplare in queste dirette streaming di quest'anno. Un grande successo, di contatti, un grande successo di qualità. Devo dire grandissimo secondo tocco dell'alzatore, veramente ha nascosto la palla fino all'ultimo, infatti ha trovato il punto con la difesa mobile. Adesso invece c'è un bellissimo Marco attacco Barbieri del Valsugana Volley che si porta nuovamente in vantaggio, 2-1 il parziale in questo inizio di primo set della finale di Coppa Veneto maschile 2019. Al servizio abbiamo chi? Daniele Zanon per il Valsugana. Salto spin. Palleggio di Magnabosco, il primo tempo ancora tenuto da Valsugana. Vediamo Zotta in campo opposto sulle mani del muro, c'è un'invasione del muro di Schio che regala il terzo punto alla Vempa Cib Unigas, 3-1 in questo primo set. Ancora il servizio con il numero 7 Daniele Zanon, prima aveva battuto con un salto spin, ricevuto però molto bene dalla squadra allenata da Nicola Zaffonato. Vediamo adesso servizio, la ricezione è un po' a filo, infatti pasticciano un po' sotto rete, ma è Nicoletto che sposta in zona 2 su Zotta, murato ancora una volta, la palla è ancora viva per l'attacco di Marco De Nigris, il pallonetto, grande esperienza di Marco De Nigris, giocatore che da una vita gioca a pallavolo, allenatore, preparatore atletico molto conosciuto nel padovano, che mette a terra il punto numero 4 per la sua squadra. Sì, un bel tocco di esperienza, ha usato il muro per portare a casa il quarto punto, come vedete adesso in la grande zona del palazzetto. Ancora il servizio numero 7 Daniele Zanon, salto spin per lui, prende fiato e carica il braccio. Grande, la palla tocca il soffitto e trova l'ace. Palla che era passata, Alberto, in mezzo al canale di riscaldamento, sembrava quasi che infatti, ce l'avesse fatta. Dalla nostra postazione sembrava buona. Sembrava buona, in realtà forse ha toccato. Sembra stato clamoroso comunque se fosse passata lì in mezzo senza toccare il soffitto. Sul punteggio di 5-1 c'è qualche istante, chiede la formazione la squadra di Schio, di Torrebelvicino, di Vicenza. Ormai con queste collaborazioni dobbiamo sempre stare molto attenti a non trascurare nessuno. Fanno molto bene alla pallavolo, fanno un po' meno bene a noi che dobbiamo scrivere e raccontare di pallavolo, perché dobbiamo stare sempre attenti a non sbagliare e soprattutto a non dimenticare qualcuno o qualcosa. Altro salto spin per Zanon che invece questa volta cerca il tocco morbido. Magnabosco per Schiro, la tiene Zanon ma non arriva e trova l'attacco vincente da zona 4 il numero 4 Andrea Schiro, come vedete dal rallenti. Una bella palla. Sì, 5-2 il parziale, si riporta a -3 la formazione dell'Altair Volley Schio, che va in battuta con il numero 13 Alessandro Magnabosco. Il palleggiatore.
Vediamo se farà salto spin o salto float per lui. A cercare palla tese in banda. Oh, che muro di Schiro! E c'è il muro vincente, sì. Terzo punto per la formazione dell'Altair Volley Schio. Ancora il servizio con il suo regista Alessandro Magna Bosco. Inquadrato appunto il giocatore in battuta. Salto float per lui. E mette ancora in difficoltà la ricezione della Valsugana Volley, però il mani è fuori vincente con grande esperienza ancora Marco De Nigris, giocatore ultra trentenne. Poi vedremo anche un po' le date di nascita, perché ci sono dei ragazzi molto giovani come Andrea Schiro, classe 2001, c'è Marco De Nigris che, se non ricordo male, dell'83, insomma ce n'è di tutti i gusti. Sì. Al servizio Marco Barbieri. Salto float, mette molto in difficoltà la ricezione avversaria. Oh, mamma mia, e che da una pasticcio. free ball vanno in tilt, non la sfruttano a pieno. Mamma mia, che confusione. Forse la tensione, non lo so, perché tutte queste free ball. E va a segno, chiude ogni discorso l'Altair da posto 4 con l'attacco del proprio numero 9 Davide Schiro, attaccante mancino, che regala il punto numero 4 alla propria formazione, ma è davvero un palleggio molto complicato. Andrea Schiro, eccolo qui, classe 2001. Salto spin per lui. Bellissima battuta su De Nigris, che va a attaccare da posto 4 e si insacca ancora una volta De Nigris. Trova il muro in anticipo, gioca sul fatto della ricaduta, mettiamo un po' di tecnicismo, il muro è in fase di caduta e quindi si trascina la palla giù e la palla si insacca tra la rete e le mani. 7-4 parziale, di nuovo +3 per la squadra allenata da Luciano Scaggiante. Al Zotta. Servizio Pesta nettamente Zotta. Ringrazia l'Altair Volley Schio, che senza sudare porta a casa il quinto punto, si riporta a -2, punto a punto in questa fase di questo primo set della finale di Coppa Veneto Maschile 2019. Al servizio abbiamo Filippo Pegoraro, vediamo se farà salto spin o salto float o piede a terra. Salta float, riceve molto male. Pasticciano quelli del Valsugana, arriva il punto numero 6 per l'Altair a volley. In effetti la battuta può essere un fondamentale determinante nella sfida di oggi pomeriggio. L'abbiamo già visto da questi primi scambi, come entrambe le formazioni stiano cercando di forzare molto questo fondamentale. Sì, ha rosicchiato un altro punticino, l'Altair Volley si porta a -1. Ancora il servizio con il numero 23 Filippo Pegoraro. Salto float, ancora un po' in difficoltà la ricezione. Nicoletto per Zotta. La palla sarebbe forse, anzi certamente terminata fuori, ma pesca un bel jolly il Valsugana in questa situazione. Devo dire che mi dà come l'idea che si stiano forse un po' studiando, non so, li vedo ancora, non vedo giochi fluidi per squadre di alta classifica di Serie C, ripeto. Forse anche un po' di tensione per la posta sul palio, che comunque c'è. Insomma, è vero che, come abbiamo detto, Valsugana è decisamente più avanti in classifica rispetto a Schio, però insomma hanno perso comunque 3-1 la gara di ritorno, per cui. E dopo il servizio di Marco De Nigris abbiamo l'attacco vincente di Gianni Brazzali. 8-7 il parziale a favore del Valsugana Volley. Al servizio è pronto, come vedete, con il numero 9, se ho visto bene, sì, Davide Schiro. 8-7 quindi il primo set, la palla che termina sul nastro. Sul 9-7 abbiamo accanto a noi Roberto Maso, il presidente del comitato regionale Veneto. Roberto, abbiamo detto questa diretta streaming che stiamo continuando a fornire come servizio, come commissione stampa, come comitato regionale, grande successo di ascolti e di qualità. Abbiamo detto della Coppa Veneto, abbiamo detto che Chioggia sarà anche capitale della finale nazionale. Tante cose di questo comitato che continua a lavorare tantissimo. Sì, stamattina per battuta avevamo detto quest'anno è un anno tranquillo, ma non appena detto ci siamo subito presi degli impegni, e tra cui la finale nazionale Under 14 che faremo qui a Chioggia, e in effetti oggi è anche una prova generale per questa finale. Comunque la Coppa Veneto è sempre un appuntamento importante, vedo che è molto sentito dalle società e anche dal pubblico, e questo mi fa enormemente piacere. Quindi. Bene, grazie Roberto per grazie a voi.
questo intervento. Torniamo in cronaca diretta con l'attacco vincente da posto 4 del numero 7 Daniele Zanon, che regala il punto numero 11 alla Venpacib Unigas, 11-7 nel primo set della finale di Coppa Veneto. E devo dire che è arrivato Roberto e è partito il Valsugana volley in quarta, da 8-7 è andato 11-7, ancora al servizio il numero 13 Davide Barison. Ricezione non pulitissima, in qualche maniera Magnabosco, sì. Nicoletto l'alza in posto 4 per Zanon, il muro di Schio che ha buon gioco con Marco Munaretto, il centrale, che riesce a mettere bene le mani a muro e a non farsi prendere in contropiede in questa situazione. Rimane attaccata la partita l'Altair Volley. In Serie C a questi livelli mai dire mai, nel senso che le rivolte sono sempre possibili, quindi 3 punti assolutamente alla portata di Schio Vicenza per poter riaprire questo primo set. Assolutamente sì, assolutamente. 11-8 il parziale, c'è l'attacco dell'opposto numero 10 Zotta che viene difeso, difende anche il Valsugana Volley, arriva una free ball. Magnabosco, Andrea Schiro, gran palla da posto 4. Quanto mi piace questo ragazzo, davvero di grande potenzialità. Ecco che rivediamo anche con l'ottimo rallenti, vedete l'attacco da posto 4, spinge il palleggiatore, è in ritardo il muro del Valsugana e passa quasi sopra Schiro, un ragazzo che seguo e che conosco da molti anni, avendo giocato un po' in tutte le finali, avendo fatto parte di selezioni provinciali e regionali, quindi un ragazzo molto interessante, 2001, che può davvero fare un grande salto di qualità. E poi è attaccante e, come dicevamo oggi, da posto 4 qua in Italia, merce rara. Qua in Italia merce rara. C'è l'attacco qui, un po' di proteste perché l'attacco di Marco Barbieri viene dato toccato dal muro dell'Altair Volley. Non sono di questo parere i giocatori vicentini, è di questo parere il primo arbitro Alessandro De Martini, e quindi arriva il punto numero 12 per il Valsugana. 12-9 il parziale, ancora 3 lunghezze di vantaggio per la squadra guidata da Luciano Scaggiante. Salto float per questo giocatore al servizio. L'altro Schiro, il suo pallonetto dell'opposto. Zanon lunga, la tiene bene ancora l'Altair, ancora Andrea Schiro contro pallonetto, la tiene Alessio Nicoletto. Ci prova Zotta, il muro in campo. Attenzione, ecco che rivediamo del pallonetto, palleggiatore che tiene la palla, tutto sommato una palla non impossibile da tenere, la gioca quasi sul muro, Zanon la guarda ma la palla termina fuori, ahimè per lui. Dentro, sì. Sì, 12-10 il parziale, 2 le lunghezze di svantaggio per l'Altair Volley Schio, che è il servizio in questo frangente. Battuta a piedi a terra, float, viene ricevuta molto bene, infatti chiama subito il primo tempo il regista Nicoletto per Barbieri, ma la palla termina fuori di e si riporta più centimetri. 13-10, siamo sempre lì. Leggo molto equilibrio in questa fase. Sì, nonostante questo break è il break iniziale, poi le squadre stanno giocando punto a punto ormai dall'inizio. E abbiamo Daniele Zanona pronto al servizio, ecco lì, salto spin per lui. Prima ha fatto male agli avversari in battuta. Mamma che botta di Schiro, mamma che botta. Sì, grandissimo attacco da seconda linea. Grandissimo. 11° punto per l'Altair Volley Schio, che va al servizio con il suo numero 13, il regista Alessandro Magnabosco. Magnabosco in 11-13 il parziale. E c'è il muro, attenzione, il muro vincente di Andrea Schiro, ed ora a -1. Sì. Solo a -1. Infatti viene inquadrato in questo momento il parziale, vedete, 13-12. Magnabosco, il palleggiatore di Schio, pronto al servizio. Sì. Schierata l'eccezione del Valsugana. Salto float per lui, cerca il lungolinea avversario, tiene la palla staccata, quindi toglie il centrale dall'attacco. Ancora
contro pallonetto di De Nigris, la palla ancora viva in campo Schio, l'attacco di Schiro a segno e c'è la situazione di parità, 13-13. Non riescono a murare Schiro in lungolinea, con questo mancino sta facendo parecchio male alla Valsugana Volley. 13-13, parità, lo vedete adesso, sfrutta anche il tocco del muro, sembrerebbe, per questo 13° punto. Assolutamente. Cambia zona della battuta Magna Bosco, ancora salto float per lui probabilmente, eccolo qui, trova l'errore, ringrazia il Valsugana Volley che senza faticare si riporta in vantaggio 14-13 e va in battuta con il numero 3 Marco Barbieri. Questo è il primo set della finale di Coppa Veneto, per chi si fosse appena collegato a questa diretta streaming gestita. Fuori, errore di Marco Barbieri e siamo di nuovo in parità, 14 pari. Ci attende un finale di set certamente molto interessante, perché ripeto, dopo l'avvio molto positivo del Valsugana Padova, ora c'è grande equilibrio con le due squadre che giocano punto a punto. Il muro che sta facendo è stato fondamentale nella rimonta dell'Altair a volley. Batte Andrea Schiro, la palla sul nastro, la tiene viva il Valsugana e va a segno con un altro giocatore molto esperto che è Davide Barison. E 15° punto, è riuscito questo primo tempo per la squadra guidata da Luciano Scaggiante. E c'è il 15° punto, di nuovo parità tra l'Altair Volley Schio e la Valsugana Volley Bempa Cib Unigas. L'abbiamo letta tutta, parità in questo primo set della finale di Coppa Veneto. Se per caso qualcuno si fosse appena collegato a questa diretta streaming, novità per questa stagione del Comitato Regionale Veneto, e c'è la battuta salto float, fa un po' fatica a ricevere Valsugana Volley. Sta facendo fatica il Valsugana, è quello su cui sta giocando molto l'Altair. Il pallonetto lungo, la tiene Zotta, Nicoletto in posto 4 per De Nigris, la palla fuori senza che ci siano stati tocchi, così almeno dice l'arbitro, e quindi c'è il sorpasso, il primo vantaggio della partita per l'Altair a volley, 16-15. Ecco che rivediamo, e anche da questa immagine sembrava proprio che non ci fossero tocchi. Anche il rallenti che ci aveva offerto la regia effettivamente ha confermato, almeno dal mio punto di vista, che la decisione arbitrale è stata corretta. Ci riprova De Nigris, mani è fuori, questa volta tira forte sulle mani del muro avversario, che però non riesce a chiudere in campo il pallone. Siamo 16 pari ed ora è palla su palla, con il pubblico che intanto, come dicevo, ha praticamente stipato il palasport di Chioggia. Non lo vediamo da queste immagini perché chiaramente abbiamo le telecamere sul lato della gradinata, ma vi posso garantire che il colpo d'occhio è sicuramente interessante. De Nigris, il capitano del Valsugana, in battuta. Il palleggio di Magna Bosco in posto 4, la palla out, ma c'è stato il tocco del muro. Alza sportivamente la mano il giocatore del Valsugana, l'attacco vincente di Gianni Brazzale. Da notare, bellissimo tocco del regista Magna Bosco, che ha mandato a muro a 1 l'attaccante. Vedete inquadrato il servizio il numero 9, Davide Schiro. La botta di Schiro sul nastro, palleggio di Nicoletto per Zotta da seconda linea, punto vincente dell'opposto del Valsugana, e siamo ancora in parità. 17-17. Il vantaggio punto però ce l'ha l'Altair Volley Schio. Piccolo vantaggio che magari a fine set forse potrebbe anche influire. Fronte opposto è pronto al servizio il numero 13, Davide Barison. Lo vedete inquadrato in questo istante per il Valsugana Volley. Salto float per lui, ricezione staccata da rete per l'Altair Volley Schio. Difende bene il Valsugana e va in contrattacco e trova il punto con questo contrattacco, e di nuovo il vantaggio. 18-17 per la squadra del Valsugana Volley, punto a punto in questo primo set della finale di Coppa Veneto. Il tocco del libero Zaffonato che si ferma sulla trave di sostegno del palasport di Chioggia. Eh sì, è già la seconda volta che tocca la trave il libero Simone Zaffonato. Alzata in bagger, ma trova il punto di Zaffali, di Brazzale, scusate, molto bello da posto 4.
Bello, bello, tutta potenza, palla un po' staccata da rete, che non è stata né murata né difesa dalla squadra del Valsugana Volley. Di nuovo parità 18-18. Al servizio abbiamo il numero 12, Gianni Brazzale, il fautore dell'ultimo attacco vincente. Momento di concentrazione per il servizio. Brazzale e Schiro sono i due schiacciatori ricevitori dell'Altair a volley. Coletto, palla bene. pulita, seconda linea, Zotta non riesce però a schiacciare bene. Può andare... in vaga. Il contrattacco vincente di Andrea Schiro, mani e fuori, di grande esperienza nonostante la giovanissima età, lo ripeto ancora una volta, un classe 2001, quindi ha probabilmente 18 anni da compiere, anzi certamente. Mi hai tolto le parole di bocca, perché veramente sembrava un colpo di un atleta. Adesso proviamo ad andare a sentire cosa ha da dire ai suoi la panchina dell'Altair. 4 entrambi, sia dell'opposto alla Zatalda, aspettare a saltare, stanno continuando a giocare sulle mani, si aspetta un secondo in più e poi vado di là, ok? Se ancora meno saltiamo sulle palle. Dobbiamo tornare 5, ci buttiamo in uno. Poi c'è il primo sull'opposto, in seconda linea, non vogliamo, basta un passo, lasciamo intanto parallelo. Squadre che tornano in campo. Squadre che tornano in campo. 19-18 per l'Altair a volley in questo primo set finale punto a punto, con il Valsugana che ha condotto per lunghi tratti questo primo parziale, ma poi il muro di Schio Vicenza ha rimesso in parità, anzi in leggero vantaggio questo primo set. E si riprende appunto dopo questo time out al servizio il numero 12, Gianni Brazzale. Salto float, battuta giusta, palla che sfiora mamma il tubo del riscaldamento. Mamma che palla di Schiro, mamma che palla di Schiro da posto 4. Sì, grandissima diagonale stretta. Vediamo se la regia ci ripropone il rallenti di questa palla. Però state vedendo 20-18 il parziale. Ma solo la parte finale, vediamo la gioia del giovane martello, gli occhi spiritati quasi del giovane martello della formazione allenata da Nicola Zaffonato. Nicoletto, palla alta in 4 per Zanon che la mette a terra. Sì. 20-19 il parziale. C'era stato un bellissimo servizio del numero 12. C'è un cambio intanto tra le file dell'Altair Volley, esce il numero 12 Gianni Brazzale ed entra in campo in ricezione il numero 19 Matteo Veronese. Il Veronese in ricezione, fronte opposto abbiamo al servizio il numero 6. Un veronese che entra al Palasport Veronese, forse non gli è mai capitato. Vediamo se porta bene. Alessio Nicoletto al servizio, lo vedete concentratissimo. Salto float per lui. A cercare Schiro che questa volta non riesce a tenere il pallone in gioco, e battuta chirurgica di Alessio Nicoletto, uno che gioca da una vita a tutti i livelli. Devo anche ricordare che lo rivediamo. Ricordo che Alessio Nicoletto, tra l'altro, ecco, approfittiamo del time out anche per ricordare che è stato purtroppo per lui oggetto di un brutto incidente stradale qualche anno fa, veramente che l'ha messo in grossa difficoltà, e siamo davvero felici nel rivederlo in campo. Proviamo a sentire cosa dice la panchina del Valsugana. Sentiamo le mani a tempo! Squadre che tornano in campo, 20 pari. E è inquadrato il pubblico, vedete, come vi dicevo, ormai gradinata quasi, questa è la parte inferiore, un Palasport che tiene almeno 600-700 posti, è praticamente pieno, e anche si riempirà sempre di più, perché come dicevo alle 18 ci sarà poi la finale femminile. Ancora Alessio Nicoletto pronto al servizio, ora 20 pari. Errore questa volta di Nicoletto, che cerca ancora in posto 5 Andrea Schiro ma non riesce a mettere la palla in campo. 21-20. Porta i suoi frutti il time out chiamato da Nicola Zaffonato. Io dico sempre che dopo il pallonetto non si può sbagliare battuta. Eccolo qua il palesatore, entra in campo il nostro amico Mattia Filippi con questa sua chioma assolutamente multicolor, in un cambio in battuta quindi anche per l'Altair. I due allenatori stanno cercando chiaramente di trovare le soluzioni tattiche migliori, di trovare il pallone che possa decidere questo primo set. Intanto c'è un imperioso primo tempo di Marco Barbieri
con ricezione buona. Alessio Nicoletto è giocatore di altissimo livello, si chiude il cambio, intanto torna in campo in seconda linea, quindi esce perché poi entra il libero Marco Munaretto, torna a sedersi in panchina, chiude il suo turno di battuta Mattia Filippi. E dal fronte opposto il numero 7 Daniele Zanon è pronto per effettuare il suo servizio. 21-21 il parziale, siamo in una fase cruciale di questo primo set, determinante per questa gara sicuramente. Salto spin per lui. Se la rischia. Mamma mia, bella battuta, ricevuta però bene. Mamma mia, Schiro davvero in giornata di grazia, mamma che palla. Ecco che rivediamo, veramente una palla straordinaria, un'azione tutta da rivedere per la ricezione. Guardate dove passa Schiro, guardate a che altezza va a prendere, passato sopra il muro. Passa sopra il muro. Mamma mia, sopra il muro. E qua con l'alzata in bagger faccio fatica a dire che il muro era in ritardo, o no Massimo? Sì, assolutamente. C'è Vola, in campo vola. Lorenzo Scanferla al posto di Daniele Zanon, tra le file del Valsugana, che ha una lunghezza da recuperare. 22 chi batte, 21 chi riceve. Primo set della finale di Coppa Veneto. Il servizio out, erroraccio questa volta di Alessandro Magnabosco, il palleggiatore dell'Altaira Volley. E non di poco. 22 pari, eccola inquadrata dalla nostra regia la situazione. Al servizio Marco Barbieri per il Valsugana Volley. Eccolo inquadrato. Salto float per lui. Pallone in campo, ricevuto bene. Alzata ancora per Schiro. Ora Schiro, sempre lui, il giocatore più giovane in campo, è il giocatore a cui, eccolo qua, guardate che bella immagine del Palasport, è il giocatore a cui il palleggiatore Alessandro Magnabosco si affida. Ancora un cambio, intanto si chiude torna in panchina Matteo Veronese e lo stesso Schiro in battuta. 23-22. Vediamo il salto spin per lui. Vediamo se avrà forza, coraggio, volontà, soprattutto tanta tenacia per forzare questo servizio, ma c'è il time out chiesto da Luciano Scaggiante, un altro allenatore molto esperto che abbiamo visto in questi anni in molte panchine, negli ultimi anni al CUS Padova, quest'anno al Valsugana, ma lo ricordiamo anche allenatore delle giovanili, della Pallavolo Padova, della Chioene, quindi ne ha esperienza e mi sembra anche formatore, se non ricordo male. Sì, assolutamente, quindi insomma abbiamo anche due tecnici molto importanti. E niente, state vedendo appunto il pubblico che si sta divertendo qui al Palasport Veronese di Chioggia in questa finale di Coppa Veneto maschile. Questo è lo streaming organizzato dal CR Veneto, Comitato Regionale della FIPAV, e rientrano in campo le due squadre. 23-22 il parziale a favore di chi è al servizio. È al servizio il giocatore più giovane in campo, Andrea Schiro, con le sue lunghissime leve, ma c'è una sostituzione. Però abbiamo detto vediamo se ha forza e coraggio. L'allenatore ha pensato di cambiare battuta, entra in campo il numero 1 Daniele Confente, se non sbaglio, esatto. Sì, devo dire che Nicola Zaffonato sta sfruttando tantissimo gli atleti. La panchina, sì, specialmente in battuta, evidentemente vuole pescare quel jolly che sul 23-22 potrebbe chiaramente essere decisivo. Sì. Lo vedete inquadrato, nuovo entrato, pronto al servizio. Vediamo che tipo di servizio effettuerà. Salto float. Bellissima battuta, la palla fuori dai 3 metri. Su Scanferra l'attacco di Denigris, la palla non passa, attenzione, e ci sono 2 palle 7 per l'Altaira Volley. Non passa la palla di Denigris dal posto 4. Ha avuto ragione Nicola Zaffonato a utilizzare il servizio, sì. Appunto Daniele Confente ancora. Torna in campo Zanon, torna in panchina Scanferla tra le file del Valsugana. Voi non lo vedete inquadrato, Scaggiante, Luciano un po'... È un po' arrabbiato, in effetti molti errori del Valsugana. Anche in realtà, perché hanno dominato per un paio di volte il set allungando, e adesso nella parte finale è uscito benissimo l'Altair Volley Schio al servizio appunto. Oh mamma, difficoltà la formazione. E arriva una free ball all'Altair Volley Schio, vediamo come la sfrutterà Magnabosco. Il muro a 1 di Denigris con la palla 7, colpo sicuro di Davide Schiro, mamma mia che muro. 24-23, eccola inquadrata la situazione punteggio. Devo dire che vediamo adesso se il Valsugana Volley si rialza dopo questo muro che credo l'abbia caricato benissimo. Altro time out, vediamo se riusciamo a cogliere qualcosa dalla telecamera a spalla, credo di no, vedo Renato Sandelli che si ferma lì, quindi... Sì. Quindi vediamo cosa succede. 24-23, ora una partita a scacchi, Alberto. Vedete che i due allenatori stanno chiaramente interrompendo il più possibile
il gioco per cercare chiaramente di portare qualcosa a casa. Nel caso specifico questo importantissimo primo set della finale di Coppa Veneto maschile che si sta giocando da 25 minuti al Palasport Veronese di Chioggia. In battuta, quando le squadre torneranno in campo, sarà il numero 10 Andrea Zotta all'opposto della formazione padovana allenata da Luciano Scaggiante. Hai detto proprio bene Massimo, condivido appieno. Infatti credo che Nicola Zaffonato abbia capito che andava interrotto subito, perché credo, se fosse stato lui, che avrei detto ai miei giocatori che non doveva pesare questo errore in attacco, perché poteva chiudere il set, invece lo ha riaperto. Torna in campo Schiro intanto, sì, ricezione con ho sentito Zotta. anche gli applausi del palazzetto per questo giovane atleta. Andrea Zotta, il servizio lo vedete inquadrato, Tutto è pronto, palla 7 in attacco salto float, viene ricevuta molto bene, free ball. e chiude da posto 4 il numero 12 Gianni Brazzale, e c'è il primo set che si chiude quindi sul punteggio di 25-23 per l'Altair a volley. Un primo set molto equilibrato che ci dice che sarà una partita molto bella e crediamo anche molto lunga. A tra poco per il secondo set.
Secondo set dal Palasport Veronese di Chioggia, il secondo set della finale di Coppa Veneto, il primo parziale è finito 25-23 per la formazione dell'Altair a volley Schio contro il Valsugana Padova. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui presente a questo importante evento di finale di Coppa Veneto il vicepresidente nazionale della FIPAV, Adriano Bilato. Ciao Adriano. Ciao, e benvenuto. ciao Massimo, quando puoi non manchi alle finali importanti del tuo Veneto. Intanto vi ringrazio perché è comunque sempre una grandissima soddisfazione venire a vedere il mio sport preferito, e soprattutto anche una Coppa Veneto che ha sempre un grande fascino. Io mi ricordo che già quando ero presidente regionale questa Coppa ha sempre attirato tantissime società. Mi ricordo che in quegli anni c'erano più di 150 squadre che vi partecipavano, c'erano anche le prime divisioni, per carità, territoriali. Sono un centinaio anche quest'anno. E quindi mi fa ancora piacere che continua questo fascino di questa Coppa, che vedo che come sempre c'è un grande entusiasmo e anche un grande agonismo, visto il primo set come si è concluso da queste due squadre. Dopo oggi ho voluto anche essere qua perché c'è anche un po' di Amaccord su questa finale, in quanto nel lontano 86 io ho iniziato in società e ho iniziato proprio in questa società dove quegli anni c'era maschile e femminile, che è proprio la società Valsugana. Dopo le strade si sono un po' separate, nel senso che il maschile ha fatto una società per conto proprio, il femminile un'altra, però diciamo con grande affetto che ricordo veramente quegli anni in cui proprio ho iniziato la mia carriera sportiva in società. Ecco Adriano, l'abbiamo detto prima anche con Roberto Maso, siamo qui anche oggi a Chioggia perché è una sorta di prova generale. Il Consiglio federale ha deliberato in queste settimane che Chioggia, assieme a Rosorina, quindi il Comitato Territoriale di Venezia, assieme a quello di Rovigo e in collaborazione chiaramente con il Comitato Regionale Veneto, ospiteranno la finale nazionale Under 14 femminile più o meno a metà maggio, quindi anche questo è un bel riconoscimento. Sì, per questa città e per il comitato. Credo che come sempre il Veneto merita comunque di organizzare degli eventi importanti, è la seconda regione in Italia e quindi credo che sia giusto che questa terra ospiti eventi importanti, che possa fare ulteriore promozione nei confronti del nostro movimento. Chioggia credo ha già dato mi pare 2 finali, un Under 14 maschile e un Under 16 femminile a livello nazionale, quindi già questa città ha già organizzato, e mi ricordo sempre in maniera impeccabile, queste manifestazioni. La finale Under 14 femminile è una bella finale dove ha anche tanto pubblico, perché queste ragazzine sono seguite anche da tanti genitori, e sono convinto che anche quest'anno l'organizzazione sarà come sempre impeccabile. Ed è la finale più social, lo dicevamo prima, la finale più social perché in quella fascia di età i social imperversano. Esatto, ormai credo che in questi ultimi anni abbiamo dei numeri incredibili riconosciuti anche dal CONI sui social, sia su Facebook, su Instagram, su Twitter, e l'anno scorso proprio la finale Under 14 femminile svoltasi in Sardegna ha fatto dei numeri incredibili, milioni e milioni veramente di contatti, che nemmeno noi pensavamo che potesse succedere una cosa del genere. Mi auguro che continui questo trend, perché vuol dire che veramente la pallavolo è seguita alla grande, come ormai ultimamente sta succedendo. Grazie Adriano, abbiamo approfittato della sua presenza, grazie Adriano Bilato, vicepresidente nazionale. Torniamo in cronaca. Grazie a voi e in bocca al lupo per tutto. Grazie Adriano. Torniamo in cronaca diretta, siamo sul 6-3, iniziato il secondo set 6-3, ancora un
buon avvio per quanto riguarda la formazione dell'Altair a volley, che è partita con un parziale di 4-0, segnali di risveglio ora del Valsugana, Alberto, ma mi sembra che Schio stia pigiando sull'acceleratore. Sì, Schio sta pigiando moltissimo sull'acceleratore e è partita un po' timorosa Valsugana volley, e Schio invece era partita molto carica. Avete sentito appunto il vicepresidente Bilato, e adesso però si ritorna al gioco anche con la voce, non solo con le immagini. Vedete inquadrato al servizio salto flotte il numero 10 Andrea Zotta, e c'è il primo tempo vincente subito messo a segno da Filippo Pegoraro. Tra l'altro ci arrivano anche dei numeri, Alberto, del primo set, sì, curati da Gloria Turatello e da Mauro Sabino dalla commissione stampa del comitato regionale, che ci dicono come siano stati proprio le nostre sensazioni, confermati anche dei numeri, perché i due migliori marcatori dell'Altair a volley sono stati proprio Andrea Schiro con 6 punti e 5 punti di Davide Schiro, e 5 punti per Zanoni, 5 per De Nigris per quanto riguarda il Vempa. Anche questa impressione che abbiamo avuto che a Muro l'Altair a volley abbia fatto molto meglio, 4-1 solo nel primo set. E questi muri hanno fatto la differenza, avendo vinto per 2 punti. Adesso ha messo a segno l'8° punto la Altair Volley Schio, 8-4 il parziale. Nuovamente in battuta il numero 23 Filippo Pegoraro, salto float per lui, riceve Valsugana volley, Palla in campo sull'attacco di Zotta, proprio sulla linea dei 9 metri per l'opposto padovano. e si riporta a -3 la formazione guidata da Luciano Scaggiante. Ma così su due piedi al momento mi sembra che l'Altair volley abbia qualcosa in più. C'è uno squarcio di sole molto bello che Sì, hai ragione, dà sempre gioia, ma sta impallinando praticamente i due tecnici, i due assistenti allenatori del Vicenza Schio. dell'Altair volley. Sì. Sulle mani alte l'attacco di Davide Schiro, sta trovando continuità sul cambio palla. La formazione vicentina sta giocando, mi sembra, più sciolta in questo momento. Valsugana forse si aspettava di partire meglio, quel buon avvio di primo set forse paradossalmente ha un po' messo in difficoltà la squadra, che adesso mi sembra che si stia quasi un po' innervosendo perché non riesce, no Alberto? Sì, io appunto vedo l'Altair volley un po' più fluida. Vabbè, adesso ha fatto l'errore al servizio. Non vorrei che questa fluidità si trasformasse in un'eccessiva percezione di se stessi. Spero di no. Insomma, sono sempre partite che si giocano molto sul filo dei nervi, e sono finali secche, l'abbiamo detto più volte, nonostante la differenza piuttosto forte che c'è in classifica. Dicevamo che il Valsugana è decisamente più avanti rispetto all'Altair a volley, però in una finale secca davvero tutto può succedere, e i dati in campo ce lo stanno confermando. Mamma, che punto di Zotta! Si apre la difesa dell'Altair a volley, è un grosso errore questo della formazione vicentina, addirittura in palleggio va a segno Zotta. Questa devo dire che psicologicamente è un gran punto, e una free ball del genere è un peccato addirittura lasciarla cadere. Impressionante. Ancora il servizio Davide Barison, salto float per lui, palla abbastanza morbida, però mette in difficoltà l'iniziazione Schiro, e arriva una free ball per il Valsugana volley. Vediamo come la mette a segno. No, non la sfrutta bene, e ne arriva un'altra free ball. Zotta Nicoletto spinge in 4 per Zanoni, il pallonetto spinto, questa volta va a segno. Attenzione, perché ora il Valsugana sta tornando prepotentemente in partita. -1, 8-9, con la qui la situazione punteggio. Si è addormentato l'Altair volley Schio in questi 3 punti. Caspita, 2 palle con parabola sono cadute dentro i 3 metri, e c'è un chiede la formazione, prende un po' di tempo, cerca di spezzare un po' il ritmo con questi vecchi barbatrucchi che si usano per far perdere un po' di tempo, assolutamente legali, niente, non stiamo dicendo che Schio sta facendo qualcosa di contro le regole. È una cosa che spesso e volentieri le squadre fanno, anziché chiamare un time out cercano di perdere qualche secondo, chiedendo al secondo arbitro la corretta disposizione dei giocatori in campo. 9-8. Davide Barison nuovamente a servizio, salto float per lui, palla morbida, alzata in zona 4. La palla è fuori sull'attacco del numero 12 Gianni Brazzale. Attenzione, perché un parziale di 3-0 importante per il Vempa Cib Unigas. 9 pari, 9-9, come diceva poco fa Massimo. Ha recuperato tutto il gap la squadra guidata da Luciano Scaggiante. Vediamo adesso ancora il servizio Davide Barison, salto float ancora per lui, palla morbida,
Sempre non vuole Schiro. rischiare. Lo Sì, cercano sempre molto. Sì, sì. Mamma che difesa, la palla è viva, Nicoletto in 4, Zanon la piazza. Può attaccare da posto 4 ancora, però ancora un errore. Ancora un errore di Brazzale. 10-9. Doppio errore di Brazzale, vediamo se l'allenatore cambierà qualcosa, mi sembra di no, chiama timeout, 10-9 il sorpasso. Ci avrei scommesso. Eh beh sì, dopo un parziale di 4-0 oggettivamente è giusto farlo. Diamo anche un rapido sguardo a quello che è stato il cammino delle due formazioni e vediamo che l'Altair ha saputo fino a questo momento fare la voce grossa. Nel girone di qualificazione i vicentini hanno ottenuto 5 vittorie su 5 per un totale di 15 punti che li ha mandati così alla seconda fase come testa di serie. Il Ottavi è arrivato a una vittoria per 3-1 sul Casale, mentre nei quarti è partita molto importante il punto 7 per arrivare meglio sul Poventiano. Vero che faccio però contro ogni pronostico la formazione di mister di coach Staffonato l'ha messo a segno in semifinale con l'eliminazione addirittura di una delle grandi favorite di questa Coppa Veneta che è stato il Bassano. Ed eccoci qua a commentare, poi commenteremo anche chiaramente il cammino del Valsugana, ma ora torniamo in diretta perché questo set, Alberto, si sta facendo anche questo molto molto interessante. Assolutamente sì, appunto partita forte l'Altair Volley Schio, adesso si è riportata in vantaggio il Valsugana Volley, ancora al servizio con il numero 13 Davide Barisono, quinta battuta per lui, che ha amato in seconda linea in causa Schiro che mette a segno questo diagonale corto vincente. Scusa, il pallone lungo. è passato in mezzo al muro, infatti si dispera scusate Zanon, perché la palla è proprio passata in mezzo alle mani. Devo dire che i due Schiro fanno il buono e cattivo tempo per l'Altair Volley. Davvero, sono squadra che in attacco si basa molto su questa accoppiata. Gianni Brazzale al servizio per l'Altair Volley. 10 pari punteggio, è il secondo set della finale di Coppa Veneta. Ricordo il primo parziale vinto dall'Altair Volley per 25-23, una gran palla spintissima di Alessio Nicoletto in posto 4 per Zanon, una gran palla davvero. Daniele Zanon, altro giocatore di grande esperienza. 11-10 parziale, va al servizio il numero 6 Alessio Nicoletto. Squadra esperta quella allenata da Luciano Scaggiante. Vediamo se Nicoletto cercherà il giovane Schiro al servizio in ricezione. È in prima linea, non è escluso che lo faccia, anche perché prima aveva fatto un ace in lungolinea proprio da questa posizione. cercandolo. Infatti lo cerca ancora per tenerlo anche un po' distante da rete, infatti vedete, lo mette un po' in difficoltà. Qualcuno tocca la rete in modo clamoroso ed è proprio Schiro che si appende quasi al nastro. E 12-10. 12-10, guardate, ecco che rivediamo. Sì, abbastanza netto. Tocca il nastro Schiro, infatti non protesta nemmeno perché oggettivamente non si può confutare la decisione arbitrale. 12-10, quindi sorpasso e mette la freccia, cerca di mettere la freccia il Vempacib. Ancora Nicoletto al servizio, questa volta abbiamo lo Schiro da seconda linea, ma c'è una invasione a muro. Brutta invasione perché Valsugana aveva tenuto ancora una volta in difesa il pallone, ma Zanon infatti chiede scusa a tutti perché era un pallone che poteva essere gestito certamente in modo migliore, invece l'invasione a muro di Zanon ha vanificato la difesa della sua squadra. Abbiamo Marco Munaretto al servizio, flotta a piedi a terra per lui, ricezione più e primo tempo vincente. Marco Barbieri mette palla a terra, 13° punto Valsugana. E riprende al largo Valsugana come il primo set. Anche il primo set Valsugana conduceva, poi alla fine ha avuto una meglio. Il primo set era partito meglio Valsugana, qui sono un po' invertite le parti, vedremo se il finale ci regalerà il grande equilibrio. Noi chiaramente ce lo auguriamo per lo spettacolo, per tutte le persone che stanno seguendo in diretta streaming questa partita. Leis, attenzione di Zanon che botta, più 3 ora per il Valsugana, 14-11. Vediamo se la regia ci ripropone il replay di questo ace, forse è stato troppo rapido. Ci ripropone certamente l'esultanza, è un momento importante del secondo set. Ancora Zanon al servizio e cercano ancora Schiro in ricezione. La palla mi sembra buona. Caspiterina che angolo. Bella palla, la palla assolutamente buona, ma con molta sportività Alessio Nicoletto dice che la palla è in campo. E in effetti anche questa era la nostra impressione. Che colpo da biliardo, ragazzi. 14 per il Valsugana Volley, 12 invece per l'Altair Volley. Al servizio abbiamo il numero 13 per quest'ultima, il regista Alessandro Magnabosco. Salto flot a cercare De Nigris, beccato e trova l'ace.
beccato De Nigris, non è da lui il capitano del Valsugana, un giocatore molto esperto nei fondamentali di seconda linea, ma questa volta il servizio davvero ficcante di Magnabosco trova il punto numero 13 per l'Altair a volley e quindi ora una lunghezza da recuperare per la formazione vicentina. Ancora Magnabosco al servizio, prima ha fatto un ace, vediamo adesso con la sua battuta salto flot, mette in difficoltà ancora la ricezione. C'è un po' di pasticci, il bugger di De Nigris in campo opposto, la free ball in campo Altari con l'attacco di Andrea Schiro, ancora una volta vincente, tira molto forte da posto 4, c'è qualche protesta sotto rete, forse Zotta chiede che ci sia, di aver ravvisato forse un'invasione sull'attacco di Schiro, non è di questo avviso il secondo arbitro, se ne va sconsolato Zotta. 14 pari, fatto sta che la partita continua a regalare break contro break, le due squadre sono ancora a braccetto a metà esatta del secondo set. E su 14 pari va a effettuare la terza battuta consecutiva Magnabosco, sempre salto flot e trova l'ace. Mamma mia, e trova l'ace. Che turno in battuta dell'Altare a volley, avete visto il libero di Padova, Alessandro Mangiarotti, che ha seguito con lo sguardo il pallone è terminato fuori. Proviamo a sentire se riusciamo a percepire la voce del coach dell'Altair Volley, Nicola Zaffonato. Se prendiamo qualche break, stiamo giocando bene, però rimaniamo concentrati su quelle cose che ci hanno fatto vincere il primo set, quindi giocare lo scambio dopo, dobbiamo fare fase break, una battuta un po' più aggressiva e lì ci dobbiamo fare i problemi. E intanto il buon Gianluca Garghella sta aizzando il pubblico del Palasport di Chioggia, come vi dicevo è ormai gremito, anche perché stanno arrivando anche le squadre femminili che giocheranno alle 18 la finale appunto tra Inglesina Altavilla e Pitarello Legnaro Dolo, questa formazione un po' padovana, un po' veneziana. E c'è stata un'altra battuta di Magnabosco, questa volta però mette a segno questo pallone il capitano Marco De Nigris da zona 4, porta subito i suoi frutti, time out chiamato da Luciano Scaggiante, che era un po' giustamente arrabbiato per questa perdita di parziale. 15-15, di nuovo paritata queste due formazioni. Devo dire, Alberto, che si sta alzando il livello di questa finale. Il primo set aveva avuto molti più errori, ora le due squadre stanno giocando meglio e davvero mi piace perché assisteremo a un finale di set entusiasmante. Ancora Schiro continua a imperversare da ogni parte del campo e sta veramente tenendo in piedi quasi da solo l'attacco dell'Altair Volley. Ecco che rivediamo anche questa azione. Incrocio di braccio. La prende alta, un ragazzo di 2 metri, la prende molto alta, coordinato, eccolo qua, sicuramente un bel prospetto, un giocatore su cui poter lavorare molto. Ora la tira, ma è giusto così, bisogna anche forzare il servizio, se uno ha la battuta spin importante è giusto provarla, su 16 pari ci sta assolutamente. E adesso invece al fronte opposto è pronto in battuta Andrea Zotta. Entra in campo come nel set precedente il numero 19 Matteo Veronese al posto proprio di Schiro, quindi cerca di rinforzare, ha visto che Schiro è l'obiettivo principale del servizio del Valsugana, Zaffonato, quindi inserisce Veronese dando un po' di respiro, un po' di pausa a Schiro in seconda linea. 16 pari, battuta salto di Andrea flot. Zotta. Sì, salto flot, cortissima, mette in difficoltà la ricezione e trova l'ace. Bel servizio di Zotta che ha messo in difficoltà il palleggiatore, poi Magnabosco ha potuto fare quello che ha potuto, ha cercato di alzare questo pallone, il pallone è terminato fuori banda di un bel po', quindi c'è il controvantaggio del Valsugana Vempa Cib Unigas 17-16 nel corso del secondo set. Ricordo Schio Vicenza avanti 1-7-0, 25-23, ancora problemi in ricezione per i vicentini, spinge sulle mani del muro Davide Schiro, ancora il muro del Valsugana, mani fuori però vincente. E questa volta va a punto per i 17 pari la formazione vicentina. Ci sono ancora i tentativi di protesta in campo Valsugana, c'è il capitano De Nigris che va sotto il seggiolone del primo arbitro, non capiamo bene forse una eventuale trattenuta, una eventuale accompagnata dai gesti di De Nigris, ci è parso di intuire questo. Fatto sta che l'arbitro ha deciso 17 pari. Filippo Pecoraro in battuta, salto flot per lui e c'è la ricezione del Valsugana Volley.
E attacco da seconda linea vincente di Andrea Zotta. Di nuovo in vantaggio il Valsugana Volley in questo secondo set della finale di Coppa Veneto maschile. Regione Veneto 2019. Va al servizio il numero 9, il capitano Marco De Nigris. Non ho capito perché Zotta si è sfogato con Nicoletto, come dire alzami di più ste palle, così ho avuto questa impressione. Sì, così non lo so, non ho chiaramente letto il labiale, ma ho intuito questo. C'è la ricezione molto buona dell'Altair Volley Schio e il contrattacco della Valsugana Volley. Ancora difesa e attacco da parte dell'Altair Volley, che mette a segno questo muro out. Di nuovo parità tra queste due formazioni, 18-18 in questo secondo set. Vedete a rallenti l'attacco vincente sfruttando il muro out. Pari. Davide Schiro pronto al servizio, la decisione di De Nigris. Nicoletto in posto 4, l'attacco ancora vincente di Zanon, +1 ancora per il Valsugana, un finale di set straordinario. Intanto approfittiamo e continuiamo ad avere ospiti importanti ai nostri microfoni. Dopo Adriano Bilato e Roberto Maso abbiamo il presidente del comitato territoriale, padrone di casa di Venezia, Giancarlo Vianello. Giancarlo, ancora un grande riconoscimento per la tua provincia, per la provincia che rappresenti, avere la finale di Coppa Veneto qui a Chioggia, che si sta dimostrando ancora una volta una struttura, un palazzetto, un'organizzazione all'altezza. Sì, grazie, intanto saluto a tutti. Chioggia cerca di essere sempre presente in queste manifestazioni, assieme ringrazio ovviamente il comitato regionale e il comitato territoriale di Venezia, che tra l'altro rappresentiamo. Dicevamo prima che comunque c'è questo ulteriore appunto riconoscimento per la finale nazionale Under 14 femminile che organizzerete assieme a Rovigo, no? Sì, esatto, assieme a Rosolina, il comitato territoriale di Rovigo, faremo questa finale nazionale a distanza di quasi 6 anni, perché nel 2013 avevamo organizzato le finali Under 16 sempre femminili. Speriamo di ripeterci, visto la bellissima esperienza del 2013, speriamo di essere sempre ben ospitali. È un bel lavoro comunque, finale nazionale, sono 5 giorni, partite, squadre, no? Non è che si può tanto dormirci sopra, bisogna lavorare molto. Sì, e già da adesso ci stiamo dando sotto, perché in questi giorni assieme a Piaser, assieme a Roberto, ci siamo già attivati e stiamo veramente dandoci sotto, perché non possiamo trovarci preparati all'ultimo minuto. Anche perché c'è un aspetto logistico importante, alberghi, qui fortunatamente è una zona molto ricettiva, però c'è molto da fare, credo. Sì, sicuramente. Devo ringraziare anche perché tutti quelli che abbiamo contattato sono stati molto disponibili nei nostri confronti, hanno veramente avuto piacere tra l'altro di ospitare questa manifestazione. Ringrazio anche il comune, l'amministrazione comunale, che anche loro si stanno dimostrando veramente attivi con noi. Bene, grazie a Giancarlo Vianello, presidente del comitato territoriale di Venezia. Torniamo in cronaca diretta perché siamo al testa a testa finale. 20 pari, l'attacco del Valsugana tiene la difesa dell'Altair Volley. Schiro in bagger in campo opposto, la free ball, Nicoletto in 4 per Zotta, la palla non passa, chiude il colpo Zotta, arriva al punto numero 21. Ora è una battaglia di nervi vera, caro Alberto, una battaglia di nervi vera adesso. Devo dire proprio di sì. Adesso l'Altair Volley si è riportata in vantaggio dopo essere stata in svantaggio per la maggior parte del set. 21-20 il parziale per la squadra guidata da Nicola Zaffonato, che è il servizio. Vediamo fra poco, credo verrà inquadrato. Viene ricevuta da Valsugana questo pallone e trova l'attacco vincente numero 10 Andrea Zotta. Sì, 21-21. Si riscatta del pallone, è stato bravo Nicoletto a ridare subito fiducia al proprio opposto, che aveva sbagliato tirando in rete, entrando sul nastro il pallone precedente. L'ha rimesso subito in gioco, come si dice, spesso e volentieri i palleggiatori lo fanno proprio per tenere sempre vivi e sempre caldi, specialmente l'opposto. 21 pari. Daniele Zanona al servizio, prima ha fatto un ace, vediamo adesso, trova invece un po' la battuta di precisione. Primo tempo. Mamma De Nigris cosa si inventa, grande difesa e contrattacco del Valsugana, la tiene viva Zotta e poi ci pensa la grande esperienza di De Nigris da posto 4 a mettere palla a terra, contro sorpasso del Valsugana, che rimane in battuta con Zanon. 22-21.
Sì, questo è il secondo set, per chi si fosse appena collegato a questa diretta streaming. C'è il time out. Time out Nicola Zaffonato. Capisce il momento delicatissimo di questo set, perché il prossimo punto potrebbe portare la parità o la lungo a 23-21 nella squadra guidata dall'altro coach Luciano Scaggiante. È un set davvero tutto da seguire, perché è una partita che comunque sta mantenendo i binari dell'equilibrio. Abbiamo visto nel set precedente, chiuso a 23 in favore dell'Altair a volley, quanto equilibrio ci sia, quanto le due squadre tutto sommato si somiglino un po', anche dal mio punto di vista. Hanno delle caratteristiche piuttosto simili, più esperta diciamo, e più con una distribuzione forse uniforme il Valsugana, un Altair volley invece che gioca molto in attacco sulla coppia dei due Schiro, e questo sta portando dei buoni frutti. Ma ora è avanti il Valsugana 22-21 con il servizio di Zanon, una lunghezza di vantaggio per la squadra padovana. Vediamo appunto Daniele Zanon in battuta e vedremo cosa succederà. Sforza un po' la battuta. Questa arriva, attenzione, l'attacco out di Schiro, ma c'è l'invasione a rete. Mamma quante proteste adesso su forse il primo errore di Schiro della partita. Si arrabbiano tutte. Oggettivamente difficile poter giudicare se ci fosse o meno l'invasione. Era la palla del 23-21, quindi quelli del Valsugana perdono un po' le staffe. Nicoletto dice: ma chi l'ha vista, chi l'ha toccata? Fatto sta che l'arbitro dà il punto numero 22 dall'Altair volley, un bel jolly pescato dalla formazione di Schio, perché la palla di Schiro era terminata veramente fuori di modo, abbondantemente out, sì. E di nuovo parità. 22-22. Vediamo, vedete De Nigris che va a parlare col primo arbitro, ma solitamente in questi casi quando l'arbitro decide ben difficilmente, qui non c'è il video check, chiaramente ai nostri livelli di comitato regionale non siamo ancora in grado di avere il video check, che in Serie A sapete, in Superlega e anche in Serie A femminile vuol dire sia il giudice inappellabile per questo genere di situazione, ma qui oggettivamente bisogna chiaramente fidarsi esclusivamente degli arbitri. Attenzione, erroraccio in battuta di Magna Bosco. Devo dire che ha sprecato assolutamente questa anche battuta. Perché a livello nervoso questo era un momento in cui il Valsugana stava un po' perdendo e infatti c'è un cambio intanto in battuta. Cerca anche qui Scaggiante di pescare il jolly vincente, in campo il numero 8 Matteo Martinello, proprio per cercare di pescare una battuta diversa rispetto a quelle che i giocatori dell'Altair volley sono stati in grado di ricevere fino a questo momento. 23-22 Valsugana, il suo servizio, la ricezione di Andrea Schiro, il palleggio di Magna Bosco, l'attacco di Davide Schiro da posto 4, c'è il muro, ma la grande difesa con palla trattenuta, e anche qui molte proteste. Fatto sta che arriva il punto numero 24 per il Valsugana, e quindi 2 palle 7. Che rivediamo. Sì, un po' il limite, poteva essere fischiata, sì. E lì va all'interpretazione del direttore di gara. Sì. Ancora il servizio, nuovo entrato. Bello il rallenti, bello poterlo rivedere per poter anche commentare, Alberto. Giusto. E Matteo Martinello era stato inquadrato, si vedeva la tensione del suo servizio. Cerca uno Schiro per metterlo in difficoltà l'attacco, ma Schiro annulla il primo set ball dei due a disposizione del Valsugana volley in questo secondo set. 24-23 il parziale. Schiro al servizio, vediamo adesso se farà una battuta facile o se rischierà il tutto per tutto. L'allenatore gli ha detto di tirare, se non l'ho visto male, gli ha fatto il segno di tirare e lui tira, però tira in rete, quindi arriva il punto numero 25 per il Valsugana, che chiude così il secondo set esattamente con lo stesso parziale, sì, Alberto, del primo set. 25-23, quindi perfetta parità. L'avevamo detto fin dall'inizio che la partita era equilibrata e tutto si sta rivelando. Proprio anche nei numeri. Bene, 1-1 e ci vediamo al terzo set. A tra poco.
Rieccoci qui a questa finale di Coppa Veneto maschile. Questo che sta per iniziare è il terzo set. I primi due si sono conclusi entrambi 25-23, il primo però a favore dell'Altair Volley Schio, il secondo invece del Valsugana Volley. Quindi 1-1 il parziale dei set, questo è il terzo e vedremo appunto quanto equilibrato sarà questo parziale, questo set appunto, perché qui o il Valsugana prende capacità delle sua forza e prende il largo, oppure l'Altair Volley riscatta appunto il secondo set ed inizia in questo momento con il servizio dell'Altair Volley Schio. Intanto grazie anche a Mauro Sabino e a Gloria Turatello, come abbiamo detto prima. Diamo un'occhiata anche ai numeri del secondo set. Tra le file dell'Altair Volley 6 punti personali per Davide Schiro, 5 per Andrea Schiro, 2 ace e 5 battute sbagliate, dice il tabellino appunto della formazione vicentina. In casa invece Vempa Cib Unigas, 6 punti per Zanon, 5 per Zotta, 2 ace, nessun errore in battuta. Pensate, per il Vempa questo è un dato statistico molto interessante in un set. 2 muri per l'Altair, nessun muro invece per il Vempa, e sono comunque dei dati importanti che, come dicevo, ci arrivano dall'ufficio stampa del Comitato Regionale Veneto, nella persona di Mauro Sabino e di Gloria Turatello, che ringraziamo e che chiaramente teniamo di buon conto per tutto questo lungo pomeriggio in diretta. Si torna intanto a giocare. Sì, bellissimo scambio tra queste due formazioni. Alla meglio il Valsugana Volley, che fa il suo primo punto in questo terzo set. 1-1 il parziale dopo 2 minuti di gioco tra queste due formazioni. Bellissimo scambio, devo dire questo, se ne sono date in gergo tecnico di santa ragione. Sì, ma effettivamente, come dicevamo prima, a livello tecnico dopo un primo set un po' così si è alzato. Le due squadre stanno giocando con più scioltezza, mollano di più i bracci, gli schiacciatori tirano più forte, c'è meno paura, e questo chiaramente va tutto a giovamento dello spettacolo. La battuta cortissima di Nicoletto, in grande difficoltà la ricezione dell'Altair, il free ball per la formazione padovana. Nicoletto sposta su Andrea Zotta, che tira forte sulle mani del muro e conquista il punto numero 2 per il Valsugana Padova. Sì, devo dire che Alessio Nicoletto, dopo il mezzo ace, ha chiamato in causa anche l'attaccante che ha portato il punto per la sua squadra e il vantaggio. Ancora al servizio il regista del Valsugana Volley, Alessio Nicoletto. Vediamo se cercherà ancora Schiro. È puntatissimo il giovane atleta Poraccio dell'Altair Volley. No, cambia la diagonale. C'è il primo tempo messo a segno. Palla sembrava nettamente fuori dal mio punto di vista, ma forse c'è stato un tocco. C'è stato un tocco, in ogni caso giusta l'interpretazione arbitrale. A me sembrava fuori, ma mi pare che ci sia stato poi un riconoscimento di un tocco. In ogni caso punto numero 2 per l'Altair a Volley, 2-2. Il parziale in questo terzo set della finale di Coppa Veneto maschile. Al servizio che abbiamo Marco Munaretto. Munaretto, palla che termina fuori di almeno di un paio di metri, un errore piuttosto grossolano per chi batte piedi a terra di tirare fuori la palla di così tanto, però insomma ci sta. Ringrazio il Valsugana Volley, li vedo un po' più spenti l'Altair Volley in questo inizio di terzo set. Ma sai, abbiamo avuto partita dei 1000 volti fino a questo momento. Questo è vero. Daniele Zanoni in battuta, salto spin per lui. Siamo sulle montagne russe. Che bello, bravo Magnabosco. Bellissima palla di Alessandro Magnabosco. Di prima intenzione il palleggiatore dell'Altair Volley mette palla a terra a 3 pari, come dicevo. Partita che sta salendo di livello tecnico. Proprio il fautore dell'ultimo punto, Alessandro Magnabosco, è pronto al servizio. Quindi attacco a 3 per quanto riguarda la formazione di Schio, con Pegoraro e i 2 Schiro in prima linea. Il palleggio in penetrazione chiaramente di Magnabosco, che va a cercare la ricezione, l'attacco di Zotta, tiene la difesa di Zaffonato. Ancora una palla facile per il Valsugana, infatti c'è il gran bel primo tempo, mamma mia che palla di Marco Barbieri. Bravo Nicoletto, anticipa moltissimo il colpo Barbieri, chiude la palla praticamente sui 3 metri. Ecco che rivediamo, eccolo qua, anticipa, vedete, moltissimo, no, non proprio sui 3 metri, poco dopo, però comunque un bel primo tempo. Punto numero 4 per il Valsugana, 4-3. Al servizio Marco Barbieri, il fautore dell'ultimo punto, e trova un mezzo ace.
in seconda linea, infatti viene rilevata scusate, questa infrazione ad Alessandro Magnabosco, che era in seconda linea, è andato a murare questo pallone, non si può fare, come chi segue la pallavolo lo sa, e quindi c'è il punto numero 5 per la formazione padovana del Valsugana, +2. Ancora Marco Barbieri, salto float per lui, ricezione in difficoltà per il tire volley, può rigiocarla la squadra guidata da Nicola Zaffonato e trova il diagonale vincente Andrea Schiro. 5-4 parziale, si porta a -1 la formazione di Schio. Qualche difficoltà nella ricezione dell'altare volley, ma ci mette una pezza ancora una volta Schiro, perché è lui l'attaccante principale della formazione di Zaffonato, e quindi quando Magnabosco si trova un po' in difficoltà cerca sempre Schiro, specialmente quando è in prima linea. Ora è il servizio invece il giovane martello dell'altare volley a cercare De Nigris, il palleggio di Alessio Nicoletto, l'attacco da posto 4 proprio di De Nigris, la palla va a segno, quindi punto numero 6 per il Valsugana. 6-4, ricordo è il terzo set della finale di Coppa Veneto maschile, 1-1 la situazione punteggio fino a questo momento, 25-23 Schio Vicenza il primo set, 25-23 per Valsugana Padova il secondo. Si riporta a +2 la formazione guidata da Luciano Scaggiante, che va al servizio, lo vedete pronto, con Andrea Zotta, salto flotta che per lui viene puntato il libero, vedo, dalla Valsugana al servizio, ma trova il punto l'altare volley, il quinto. Fase punto a punto tra queste due formazioni in questo terzo set. È pronto al servizio Filippo Pegoraro, uno dei due centrali della formazione di Zaffonato. A cercare ancora De Nigris, l'attacco da seconda linea di Zotta senza muro, ma non riesce a chiudere l'opposto del Valsugana, e invece chiude molto bene il numero 12 Gianni Brazzale da posto 4, ed è di nuovo parità 6-6 in questo terzo set, ancora in battuta Filippo Pegoraro. Se si voleva spettacolo d'equilibrio, direi che siamo stati accontentati. Una finale profondamente diversa di quella dell'anno scorso, che ricordo bene dominata dallo Zanè, formazione che poi fu promossa in Serie B, dove chiaramente è tuttora. 6 pari. Oh mamma mia, un pasticcio di Zanon che va in palleggio di una palla bassissima, assolutamente fuori equilibrio, e quindi un errore tecnico proprio piuttosto clamoroso. Regala il punto numero 7 all'Altair a volley, 7-6, torna in vantaggio. La faccia di Scaggiante non è incoraggiante, fa anche Riva. È bloccato a guardare ancora la posizione dove è caduto il pallone, perché forse ritiene che una battuta del genere vada ricevuta, addirittura magari più. Ancora il servizio per il tire volley Schio. Ancora a cercare Zanon, ancora in difficoltà, 2 volte di fila Zanon si fa beccare dal servizio davvero ficcante di Filippo Pegoraro. Mi sa che adesso Luciano Scaggiante chiamerà time out, perché è probabile, sicuramente vuole interrompere la linea di ricezione di Filippo Pegoraro e tirare forse un po' le orecchie ai suoi ricevitori, perché una battuta ed eccola qui. Time out arriva. 8-6 il parziale per l'Altair volley Schio, quando eravamo 6-5 o addirittura 6-4. 6-4, parziale di 4-0, quindi come dicevamo una partita dai 1000 volti, quindi non mi sbilancio più ormai in nessun senso, perché andiamo invece a vedere quello che è stato un po' il cammino del Vempa CB Unigas. Abbiamo visto quello prima dell'Altair volley, partita con il piede sbagliato in Coppa all'esordio, ancora eravamo a settembre, sconfitta per 3-1 con l'Astra, dopodiché però i padovani sono ripresi mettendo a segno solo vittorie, 3-1 al Cus Venezia agli ottavi e il 3-1 una grande della Serie C come il Povolaro nei quarti finali, due vittorie che hanno regalato l'accesso alle semifinali, dove il Vempa se l'è vista in una doppia sfida davvero equilibrata con il Loreggia, e quindi davvero due grandi partite prima appunto della finale, che vede impegnata la formazione padovana. Qui oggi in questo terzo set 1-1 alla Palavaronese di Chioggia, con sempre il numero 23 Filippo Pegoraro in battuta per l'Altair a volley. Vediamo appunto se il time out porta subito i suoi frutti, ed è proprio così. Riceve molto bene la Valsugana volley e mette a segno questo primo tempo vincente. 8-7 parziale, però sempre a favore dell'Altair volley Schio.
Al servizio va il capitano numero 9 Marco De Nigris. Si è presto in battuta il giocatore del Valsugana Volley. Lo vedete inquadrato in questo momento. Salto flot per lui. Vanno a cercare Schiro. Schiro riceve bene. C'è l'attacco a muro 1 mandato dal regista Magnabosco, e non ci pensa due volte Gianni Brazzole a mettere a segno il 10° punto, di nuovo +3 per la formazione guidata da Nicola Zaffonato. Anche Brazzale sta prendendo forza e convinzione, e Magnabosco gli sta offrendo, anche per variare un po' il gioco, molti palloni, e buono il suo apporto, mentre Davide Schiro tira in rete il suo servizio, regalando così il punto numero 8 al Valsugana, che va in battuta con il numero 13 Davide Barison, uno dei due centrali della formazione di Luciano Scaggiante, l'altro è Marco Barbieri. Non è la prima battuta che sbaglia Davide Schiro, che finisce a metà rete, forse sforza un po' troppo questo pallone. Questo è un attacco out invece di Andrea Schiro, questa volta non ci sono invasioni a rete del muro del Valsugana, e guarda caso siamo di nuovo in parità, una partita che due squadre che dopo due set e mezzo ormai hanno esattamente conquistato lo stesso numero di punti, 25-23, 25-23, 9 pari, quindi insomma equilibratissima. Ancora la dice lunga. Davide Barison al servizio, palla flot corta, chiama in causa il primo tempo Magnabosco e fa trovare il punto grazie alla mano di Marco Munaretto. Non si muove neanche la difesa del Valsugana Volley per prendere questo pallone toccato a muro. Di nuovo vantaggio per la formazione guidata da Nicola Zaffonato, che va al servizio. Sì, è stato preso in contropiede De Nigris, sembrava poter prendere il pallone, poi ha desistito, che evidentemente ha deciso che non ci sarebbe arrivato, e quindi 10-9. Salto a flot per lui. Ancora un errore in battuta, siamo 10 pari, squadre che continuano ad andare a braccetto in questa partita che si gioca ormai da 1 ora e 20 minuti circa. 10 pari, la vedete inquadrata la situazione. Secondo errore consecutivo al servizio per la squadra dell'Altair Volley Schio. Abbiamo visto sui parziali anche precedenti che ci hanno dato la stampa che ha vinto sempre 7 la squadra che ha sbagliato meno, certo. E vedremo se alla fine questi errori peseranno. Devo dire grandissimo attacco in lungolinea di Davide Schiro, sì, molto bello. Di Davide Schiro da seconda linea. Sì, una bella palla. Di nuovo in vantaggio l'Altair Volley Schio. Si è un po' abbassato adesso il ritmo in questo match, in questo terzo set. Pronto al servizio numero 3 Marco Munaretto. La ricezione di De Nigris, il palleggio di Nicoletto per Zanon, tiene la difesa di Schio da posto 4 Andrea Schiro, la palla sui 3 metri e mezzo, mamma mia cosa sta facendo questo ragazzo questa sera. Sì, certo, ogni tanto sbaglia qualcosa, ma se non fosse così sarebbe in Serie A evidentemente. Gli auguriamo, devo dire che chiaramente di arrivarci. Ha dei colpi dentro il suo potenziale d'attacco che sono veramente di qualità. Poi la prende molto alta, alta, lui è già 2 metri, prende questo pallone molto alto, quindi o il muro deve mettere le mani meglio, deve entrare di più su questi palloni se vuole tentare di chiudergli in faccia qualche pallone, altrimenti lui sta facendo davvero una grande partita. E un altro errore al servizio per la squadra di Nicola Zaffonato. Al servizio invece del fronte opposto abbiamo Daniele Zanon, salto spin per lui in rete, e c'è un errore ancora in battuta, questa volta per il Valsugana Volley. 13-11 il parziale e c'è un cambio nelle fila del Valsugana. Si entra Scanferra al posto di Zanon in seconda linea, un cambio che abbiamo già visto anche nei set precedenti. Scaggiante cerca di rinforzare un po' questo fondamentale, dopo che Zanon in effetti è stato un po' in difficoltà in questo terzo set, regalando un paio di punti che guarda caso sono quelli che regalano il break in questo momento a Schio sul 13-11. Magnabosco in battuta, il palleggiatore dell'Altair proprio a cercare Scanferlo, guarda caso in qualche maniera tenta Nicoletto ma non riesce a chiudere, e poi bravissimo Davide Schiro, completamente sbilanciato, a trovare comunque un tocco d'esperienza sulle mani del muro avversario e per portare a casa così il punto numero 14 per la sua squadra. 14-11 +3 Altair a volley. +3 ancora a Magnabosco al servizio. Un salto flat per lui per mettere in difficoltà la ricezione avversaria, in modo da non far attaccare palla spinta
e quindi trovare il 15° punto. Eccolo qui, battuta e trova l'ace. 15° punto per l'Altair a volley Schio. Grossi problemi in ricezione per il Valsugana. Scaggiante ha cercato di mettere Scanferla per Zannon per rinforzare questo fondamentale, ma non ha sortito effetti questo cambio, anzi diciamo che la ricezione del Valsugana sta naufragando un po' in questo momento sotto i colpi del servizio di Magnabosco, che ha una flottante davvero molto 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 insidiosa. Ecco che lo vediamo ancora il palleggiatore a cercare ancora Scanferla, questa volta riceve bene più su Nicoletto. La difesa di Magnabosco, poi il contrattacco di Davide Schiro sulle mani alte, tiene Scanferla, Zotta che palleggia, l'attacco di De Nigris, la palla è ancora giocabile in campo Valsugana, ancora De Nigris al posto 4, la difesa di Magnabosco e poi ci prova Andrea Schiro, la botta, la grande difesa del Valsugana, e poi c'è il muro, uno dei pochi muri che abbiamo visto questa sera, ma lo mette a segno Filippo Pegoraro e c'è il massimo vantaggio che abbiamo visto fino a questo momento in questa partita, 16-11. Ancora non avevamo visto un divario così elevato ed è arrivato adesso. Eh sì, e ha richiamato time out Luciano Scaggiante appunto per interrompere questa serie super positiva dell'Altair Volley Schio in questo terzo set. 16-11 il parziale. Vedete inquadrato in questo momento il pubblico del Palasport Veronese di Chioggia, in alto ci siamo anche noi In piccionaia. E dall'ok il pubblico è molto partecipe, il tifo è molto caldo, ma senza esagerare, devo dire veramente equilibrio in tutto. Anche se questo break di 5 punti ora potrebbe aver messo le mani avanti, sì, un'ipoteca. Però vediamo, perché abbiamo visto di tutto e di più in questa partita e vedremo se ora il Valsugana saprà subito reagire. Quello che sta patendo molto la squadra di Scaggiante è proprio la ricezione, che sta mettendo in grossa difficoltà Nicoletto, e Schio sta davvero battendo molto bene, davvero. 16-11, battuta ancora sempre lui, Magnabosco, il palleggiatore. Un break importante il suo, sempre a cercare Scanferla, deve palleggiare Zotta in posto 4 per De Nigris, questa volta gioca d'esperienza il numero 9 del Valsugana sulle mani del muro avversario e conquista il punto numero 12 per la sua squadra. Eh sì, rialza la testa il Valsugana Volley dopo il time out chiamato da Luciano Scaggiante, fa subito anche un cambio tattico, mette in battuta il nuovo entrato, se ho letto bene il numero 8 Matteo Martinello. Si entra Martinello per il numero 3 per Marco Barbieri. Sì, per Barbieri, cerca appunto di cambiare qualcosa Scaggiante in un set che sta sfuggendo di mano alla sua squadra, quindi anche la carta di Martinello che va a cercare Schiro. Buona battuta, l'attacco di Andrea Schiro da posto 2, la bella difesa di Nicoletto, il palleggio di Zotta, ancora De Nigris, ancora un muro, Zotta da posto 2 e il money out vincente. C'è un mini break per il Valsugana che accorcia ulteriormente le distanze, mette in saccoccia il punto numero 13-16, ancora sul servizio di Martinello, un altro dei ragazzi cresciuti nel vivaio del Valsugana, e guarda caso arriva tempestivo come non mai il time out di Zaffonato. E vediamo se la nostra regia riuscirà a captare le parole del coach Nicola nei confronti della propria formazione. Eccolo qui, lo vedete inquadrato, che sta dando disposizioni alla squadra che è momentaneamente in vantaggio 16-13 in questo terzo set. Può aiutare molto a portare a casa il secondo set per avvicinarsi appunto alla meta, alla vittoria che ci si aggiudica con 3 set vinti oggi in questa finale di Coppa Veneto 2019. Vedete gli atleti che stanno riprendendo la loro posizione in campo. Alla vostra sinistra l'Altair Volley Schio in ricezione, alla vostra destra il Valsugana Volley con il numero 8 Matteo Martinello al servizio. Salto flot per lui e trova l'ace. Guarda cosa vuol dire un cambio azzeccato in battuta, caro Alberto. 3 punti di fila, questa un bel jolly pescato ancora, si accorcia ulteriormente le distanze, sono solo 2 ora, da 11-16 a 14-16, parziale di 3-0. Abbiamo detto che mai dire nulla in questa partita. Ancora Martinello. E hai detto proprio bene Massimo, mai dire nulla. Adesso è stato chiamato in causa in ricezione Schiro e c'è addirittura il muro del Valsugana. Mamma che muro di Davide Barison e Andrea Zotta, mi pare che sia di Barison
il muro, parziale di 4-0 per il Valsugana, 15-16, ora 7 che si è improvvisamente riaperto, sembrava aver preso davvero la strada di Schio questo terzo set, in realtà Valsugana è lì e questo servizio, questo turno alla battuta di Martinello entrato in campo sta portando dei buoni frutti, sbaglia ora ma intanto il Valsugana è tornato in partita. 17-15, Andrea Schiro pronto al servizio per l'Altair a volley. 17-15 il parziale, il giovane Schiro al servizio, salto spin per lui, vediamo se metterà in difficoltà la ricezione del Valsugana volley. Un po' sì. La mette in difficoltà, sì, deve solo andare in bagger De Nigris, una bella free ball per Schio che attacca con Davide Schiro, la palla è out dopo il muro del Valsugana e torna ad allungare l'Altair volley. 18-15, ecco che rivediamo l'appoggio e poi l'attacco da posto 2 di Davide Schiro, la palla vedete termina fuori dopo aver toccato anche il nastro. 18-15, ancora Andrea Schiro al servizio, salto spin per lui, si riporta a +3 la formazione guidata da Nicola Zaffonato ed ecco Andrea che salta e tira di tutto braccio, eccolo, mamma mia, non è riuscito a chiudere. Ho parlato troppo presto. Ancora Brazzali a segno, al secondo tentativo si è fatto perdonare Gianni Brazzale perché questi errori di ricezione vanno chiusi subito. Ecco che rivediamo l'attacco imperioso in lungolinea, molto bello anche da un punto di vista stilistico. Torna in campo Zanon, torna in panchina Scanferla e Valsugana che sembrava aver riaperto il set, deve subire il nuovo break, ma vedete quanto importante sia in questa fase dell'incontro il servizio, prima quello di Martinello, ora quello di Andrea Schiro, stanno decidendo nel bene e nel male questo parziale. Ancora una botta di Schiro, deve andare in zona 2, la palla è data fuori, chiedono toccata, io francamente l'avevo vista in campo, non l'avevo vista né fuori né fuori, allora mi sbaglio io. A me sembrava fuori, però chiamano un tocco, avevano protestato per un tocco, c'è una sostituzione, cambio in regia o sbaglio? Cambio, cambia l'opposto, cambia l'opposto, entra il numero 12 Emanuele Costa, ex giocatore del Vivaio della Pallavolo Padova, in panchina Andrea Zotta. 20-15, torna a +5 l'Altair a volley in questo finale di set. Ancora il servizio Andrea Schiro, salto spin per lui, vediamo se forzerà la battuta. Sì, la forza e termina out. State che non è chiuso comunque Alberto, state che non è chiuso nonostante il +4, ora un cambio che abbiamo visto più volte, fuori Andrea Schiro, entra in campo il numero 19 Matteo Veronese, un cambio anche per dare un po' di respiro in ricezione al giovane Martello, numero 4 della formazione di Zaffonato, in battuta Emanuele Costa, entrato in questo momento al posto, quindi cerca ulteriormente di cambiare qualcosa al servizio Luciano Scaggiante, inserendo Costa al posto di Andrea Zotta. Salto float per lui, salva la ricezione, la palla out sull'attacco di Brazzale, c'è il punto numero 17. E infatti qua come hai detto tu la battuta e io aggiungo e la ricezione fanno un po' la differenza in questo set. I due tecnici stanno chiaramente cercando di giocare un po' a scacchi, nel senso che stanno cercando di inserire giocatori, ripeto, per cambiare anche la modalità di battuta e le abitudini della ricezione. Vediamo ancora Costa, stavolta è buona la ricezione di Brazzale che va poi ad attaccare da posto 4 il muro di Valsugano, mano a terra, che bella palla, la spinge De Nigris, la palla è ancora libera in campo Valsugana, Nicoletto, De Nigris, il muro out, che palla, che difesa di Padova, molto bravi. Complimenti a entrambe le formazioni, ma soprattutto a Valsugana Volley che con quel tuffo ha messo la mano e adesso vedete appunto attacco, mani out e chiama subito il time out Nicola Zaffonato, capisce che qui si sta facendo un bel rimbalzo. Sì, davvero un set che non finisce mai, una partita che non finisce mai. Vedete che Scaggiante giustamente beve anche lui perché è davvero faticoso per tutti, questa partita. In questo momento ci sono, come abbiamo detto più volte, solo 2 punti nel totale conquistati fino a questo momento, 2 punti in più, che ha messo a segno l'Altair a volley in questo terzo set. Ricordo la situazione punteggio di questa finale di Coppa Veneto maschile: 1-1, si sta giocando il terzo set, 25-23 il primo per Schio, 25-23 il secondo per Padova. Ora siamo 20-18 per la formazione vicentina che si appresta a ricevere il servizio di Emanuele Costa, è entrato in campo al posto di Andrea Zotta e direi che fino a questo momento ha dato un buon contributo
battuto al servizio il giocatore ex Pallavolo Padova, pronto al servizio, ex mestrino anche, eccolo qua, pronto al servizio. Salto flot per lui e trova l'ace. Pesca un altro bel jolly, pesca un jolly su Simone Zaffonato, il libero che va un po' troppo molle in palleggio su questo pallone, ed ora attenzione perché da 20-15 siamo 20-19, questa partita che non finisce di stupirci si sta riaprendo per l'ennesima volta. Un elastico questo punteggio, prima parte, poi si riaccorcia il distacco, poi riparte di nuovo e poi si riaccorcia nuovamente. Chiede lume in merito alla formazione in campo il capitano dell'Altair a volley Schio, numero 19, Matteo Veronese. Ancora Costa pronto al servizio, -1 Valsugana, terzo set, 19 chi batte, 20 che riceve. Azzeccato fino ad ora i cambi, azzeccati finora i cambi in battuta di Luciano Scaggiante. Vediamo Costa se saprà ancora mettere in difficoltà la ricezione avversaria. E lo fa all'incrocio delle righe, mamma che ace, incredibile il filotto di punti di Emanuele Costa, pazzesco, 20 pari. Mamma mia che set, ragazzi, mamma mia quante devo battute. dire che chi si aggiudicherà questo set mette veramente in grana la marcia. Infatti c'è un cambio per interrompere questo momento di servizio. Bravo Costa, molto bravo, perché sta rischiando molto. Anche questa palla è entrata di pochi centimetri, quella precedente era sui 9 metri, quella che ha messo in difficoltà il libero, quindi lui sta rischiando. No. Vediamo se adesso andrà a cercare Costa il nuovo entrato, il rientrato Schiro Andrea. Salto flot, vedo già che si direziona. Attacco di Davide Schiro, la difesa del Valsugana, la palla in campo, mamma mia, per poco. Cosa avevano tenuto su quello del Valsugana? Nicoletto è andato un po' troppo di precisione, forse doveva dare un po' più di forza a questo pallone, ha cercato più che buttarlo nel campo opposto di mettere in difficoltà, ha voluto forse un po' esagerare Alessio Nicoletto in questa situazione, la palla non è passata. E si riporta in vantaggio l'Altair a volley Schio, ma c'è una richiesta delle posizioni in campo. Sì, adesso le due squadre sfruttano al massimo questa possibilità. Che sia chiaro per chi segue poco la pallavolo, che le due squadre sanno perfettamente come sono messi in campo e che sfruttano questa possibilità per perdere un po' di tempo. Questo va detto, non vogliamo accusare nessuno perché lo fanno un po' tutti, però ecco, non è che si dimenticano dove sono. Magari la tensione. Dai. Però dai, succedono queste cose. Il numero 23 Filippo Pegoraro, salto flot, prende il nastro, arriva col pugno e c'è un bellissimo primo tempo di Davide Barison chiamato in causa da Alessio Nicoletto. Ottima scelta di Nicoletto, 21-21 il parziale in questo terzo set. Che bel finale Alberto, ancora di 7 che stiamo gustando in diretta streaming, davvero straordinario. E adesso abbiamo il capitano Marco De Nigris al servizio. Il set prima aveva fatto male in battuta agli avversari. Ricezione più e c'è Schiro che trova il lungo linea vincente. Questa volta Davide col suo braccio mancino potente riporta in vantaggio la sua formazione, l'Altair a volley Schio, e va subito al servizio il fautore dell'ultimo attacco vincente, il signor Davide Schiro. 22 chi batte, 21 chi riceve, finale di terzo set palla veronese di Chioggia, servizio di Schiro, la palla out, 22 pari, il boato del pubblico del Valsugana molto numeroso e molto rumoroso qui al palla veronese di Chioggia. 22-22 e adesso abbiamo in battuta Davide Barison. Vedete inquadrato in questo momento il punteggio, parità, stessi punti fino a questo momento per entrambe le formazioni dall'inizio del match. Vediamo la scelta tattica di Barison che batte corto a cercare Schiro, il palleggio di Magna Bosco in posto 4 per Brazzale, il muro di Padova, la palla è ancora viva in campo Altair, la palla out sull'attacco di Brazzale, no, la palla è buona, la palla toccata, scusate, era l'incrocio delle righe, noi dalla nostra postazione francamente non l'abbiamo visto. Viene dato un tocco, viene rilevato un tocco a muro del Valsugana e quindi arriva al punto numero 23 per la formazione scledense. Torna in campo il numero 3 di Padova, Marco Barbieri, e torna in panchina Matteo Martinello. Devo dire, a me sembrava anche dal rumore quasi che ci fosse stato il tocco, però probabilmente
mi sbaglio, perché se sono andati a protestare si vede che è stato millimetrico. È davvero difficile, lo dico sempre, a questi livelli qui rilevare certi tocchi, lo dico Sì. sempre, lo dico agli arbitri di Serie A, loro sono molto fortunati nel video check, qui bisogna andare di intuito, a volte un po' di fortuna, perché è davvero difficile poter giudicare certi palloni. Mi metto nei panni degli arbitri, francamente non è davvero facile, specialmente sul 22 pari, mamma mia, ancora di più. Il bugger, l'attacco di Zanona, una palla importante per l'Altair che non la chiude, ancora Zanona, la palla libera, Costa, mamma mia, erroraccio di Costa che tira fuori, mamma che errore, 24-22, spara fuori un pallone di 3 metri e regala il set ball all'Altair. Ha fatto miracoli in battuta Costa, ma è andato adesso a fare veramente un grosso pasticcio in attacco. Due Sì. palle 7 per l'Altair a volley. Potrebbe diventare molto decisivo questo errore. 24-22, 2 set ball per la squadra guidata da Nicola Zaffonato. Al servizio abbiamo il numero 12 Gianni Brazzale. Vediamo se rischierà il servizio oppure se lascerà fare tutto al Valsugana Volley. Battuta in campo, ricezione e attacco. C'è la difesa e vediamo il contrattacco con Andrea Schiro. Difesa e di nuovo Mamma contrattacco. mia, che botta Zanon da posto 4, annulla la prima palla 7 alla terra volley, 23-24, guarda caso stiamo per finire con lo stesso punteggio dei 7 precedenti, sarebbe clamoroso. Sicuramente terminerà ai vantaggi. Abbiamo non è in battuta. Non è detto, potrebbe finire Sì, sì, 25-23, diciamo. Sì, no, dico per i 2 punti. Ah sì, certo. Alessio Nicoletto al servizio, ma Guarda caso c'è da chiedere la formazione. si sono dimenticati di colpo. Dove sono? Lo fanno sia di qua che di là, quindi non ci schieriamo, non condanniamo nessuno. Sì. Diciamo che è una forma che a me in generale, non mi riferisco a questa partita, attenzione, non voglio giudicare nessuno, è una cosa che secondo me andrebbe tolta o limitata, perché è giusto che ogni tanto si possa chiedere quando poi viene usata in questi modi. Però è palla 7. La ricezione di Schiro un po' in difficoltà, attenzione perché Valsugana ha un free ball, Nicoletto in posto 4, Zanone, il pallonetto, il muro, la palla è libera, ora in campo Altair con l'attacco di Andrea Schiro, il pallonetto a segno, 25-23, che occasione ha sprecato il Valsugana in attacco, una palla libera, una free ball, non è riuscito Zanone a metterla a terra, ecco che rivediamo. E vediamo l'esultanza di Schiro, si è messo gli occhiali. 25-23, terminato per 2 lunghezze anche questo set, 2-1 per l'Altair Volley Schio. Ci vediamo al quarto set. A tra poco.
quarto set di questa entusiasmante finale di Coppa Veneto tra Veipa Cib Unigas Padova e Altair a volley Schio, situazione 2-1 per la formazione vicentina con 3 set, tutti e tre finiti 25-23, il primo per Schio, il secondo per Padova, il terzo ancora per Schio in questa altalena pazzesca di numeri, di emozioni, con break contro break e occasioni sprecate come quella del Valsugana che aveva in mano la palla del 24 pari, ma poi è stata bravissima la formazione vicentina con il solito grande Andrea Schiro a chiudere il set. Diamo un rapido sguardo anche ai numeri più importanti del set precedente, sempre con l'aiuto di Mauro Sabino e Gloria Turatello, che ci dicono che l'Altair ha avuto i 5 punti di Brazzali, poi 4 di Schiro, 3 di Pegoraro, nel Veipa 3 punti di Perzanò e 3 di Zotta, 3 ace a testa con 6 battute sbagliate per Vicenza e 2 per Padova, un muro a testa invece le due formazioni. Ed è iniziato questo quarto set, il primo punto se la giudica l'Altair a volley Schio grazie a un'invasione a muro dell'avversaria su attacco di Andrea Schiro. Primo punto appunto per i locali a tabellone, l'Altair a volley Schio al servizio con il numero 3 Marco Munaretto. Non ci sono stati cambi nelle due formazioni, sono in campo i due sestetti che hanno praticamente iniziato questa partita, poi qualche cambio da una parte e dall'altra, ma in realtà sono in campo le formazioni. Attenzione perché se non sbaglio ha schiacciato con la mano sinistra adesso Zanon. Zanon ha attaccato di sinistro. Infatti sì. ho detto ho visto male, infatti era lì che se la rideva, un cambio di braccio, è una giocata da grande giocatore per il numero 7 salto spin per lui. Mette difficoltà molto la ricezione dell'Altair a volley. Deve andare Zafonato, attenzione perché la difesa ci mette il manone Marco Barbieri su una palla che sembrava molto semplice, ma non è stato così bravo Magnabosco a chiudere questo scambio. Sì, è stato un po' ingenuo l'alzatore dell'Altair a volley Schio, diciamo, ha messo molto bene le mani dell'avversario, però muro a 1, questa palla si poteva anche chiudere in maniera diversa. 2-1 per il Valsugana volley che va al servizio ancora con Zanon, se non ho visto male. Sì, Zanon, ma la palla termina fuori di mezzo metro abbondante, siamo due pari, tanto per cambiare si inizia con un grande equilibrio anche questo quarto set. Ricordo sempre che a seguire, a questo punto diciamo a seguire, non più alle 18 perché sarà praticamente impossibile, anzi è certamente impossibile che la finale femminile inizi alle 18, ci vorranno penso almeno 40-45 minuti di stacco tra una finale e l'altra e quindi siamo alle 5:20 in questo momento e quindi la partita è assolutamente aperta ancora a ogni tipo di risultato. Palla out sull'attacco di Davide Schiro, la palla avete visto ha toccato il nastro, nessun tocco a muro da parte del Valsugana. Ecco che rivediamo da questa ripresa, possiamo apprezzare meglio e infatti il pallone vedete che tocca il nastro, non c'è il tocco del muro, la palla termina out. Terzo punto per il Valsugana. Terzo punto e servizio per il numero 3 Marco Barbieri. Primo tempo vincente messo sull'angolino in zona 5. Filippo Pegoraro si trova un bel primo tempo molto anticipato nonostante il muro a 2 del Valsugana in leggero ritardo. Andrea Schiro al servizio, inizio del quarto set molto equilibrato, perfetta parità tra le due formazioni che si stanno giocando questa finale di Coppa Veneto 2019. Salto spin. Sì, Andrea Schiro forse pesta, no? Invece becca un bellissimo ace, grande ace di Andrea Schiro contro break. È caduto questo pallone all'ultimo, è rimasta bloccata, incollata la ricezione. Sì, il lancio non era dei migliori, infatti temevo che avesse pestato, in realtà tutto sommato è uscita una battuta ancora più pericolosa di quella che forse voleva fare sì. il buon Andrea Schiro. E adesso di nuovo al servizio questo giocatore. Stavolta forza. Finisce a metà rete, di nuovo parità 4-4, equilibrio tra queste due formazioni. In battuta Andrea Zotta per la formazione in muta blu e rossa guidata da Luciano Scaggiante. Salto float per questo giocatore, troppa poca energia al pallone che non passa la rete. Mamma se si arrabbia Scaggiante. C'ha ragione, una battuta morbida, non si può sbagliare. Sì. 5-4, ringrazia l'Altair a volley che senza faticare porta a casa il quinto punto, il vantaggio punto anche. Brutto errore di Zotta. Sì, al servizio con il numero 23 Filippo Pegoraro.
Nicoletto si deve arrampicare sulla rete, ma offre uno straordinario primo tempo al proprio centrale, a Davide Barison. Bravo Nicoletto questa volta. Sì, devo dire di sì. 5-5. A imbattuta numero 9 Marco De Nigris. Viene fornito il pallone dal servizio delle ragazze di questo Palasport Veronese di Chioggia. Salto flotta anche per lui, battuta dentro il campo, ricezione abbastanza buona, difesa e contrattacco. Nicoletto per Zanon, Contro la palla difesa. viva, il tocco vincente ancora di Davide Barison. 2 punti di fila per il centrale del Valsugana, 6° punto per la formazione allenata da Luciano Scaggiante. 6-5, mette la freccia Padova in questo quarto set, ricordo finale di Coppa Veneto. Altair a volley, Schio avanti 2-7-1. Ancora il servizio, il numero 9 Marco De Nigris. Schiro, la palla viene tenuta dalla difesa di Padova, l'attacco di Zanon appena accennato, Magnabosco in posto 4, il muro out sull'attacco di Gianni Brazzale. E devo dire, bella palla, 6-6, di nuovo parità, vedete il replay, attacco ma muro out. Segue il libero, si inginocchia fino all'ultimo per avere la certezza che il pallone esca, proprio come da manuale. Tutti gli allenatori dicono la palla va seguita finché non cade a terra. Pronto in battuta per l'Altair a volley, il numero 9 Davide Schiro. Sugana che chiede la formazione. 6-6, si torna a giocare. Servizio mancino per il giocatore numero 9 di Schio, salto spin per lui o salto flotta, ha dimostrato entrambi i fondamentali, salto spin questa volta. Palla fuori abbondantemente. Sì, ringrazia il Valsugana volley, 7° punto senza sudare, una goccia di sudore. In battuta adesso abbiamo il numero 13 Davide Barison. Inquadrato Luciano Scaggiante, il coach di Valsugana volley, Che non ha una gran bella faccia, è un po' arrabbiato. e perché si fosse appena collegato e magari vuol sapere perché è arrabbiato, forse perché l'Altair a volley Schio sta conducendo 2-7-1 questa finale di Coppa Veneto, però devo dire grande equilibrio tra le due formazioni. Assolutamente. Che palla spinta di Nicoletto, però Zanon si fa murare, era un missile quello che ha spinto Nicoletto per Zanon in posto 4, ma gran muro dell'Altair a volley che riconquista la parità 7-7. E tanto per cambiare stiamo commentando il quarto set, dove veramente si gioca ancora una volta punto a punto. In battuta numero 12 Brazzale, uno dei migliori della sua formazione fino a questo momento, assieme ad Andrea Schiro. Lo stesso Davide Schiro è sicuramente tra i top scorer della propria formazione. Eccolo qua, pronto al servizio. Salto flot, abbastanza buona ricezione, alzata dietro da seconda linea, mette giù questo pallone Andrea Zotta, bellissima palla, punto a punto in questa fase di questo quarto set che potrebbe diventare anche decisivo per la vittoria della Coppa Veneto. In battuta numero 6 il regista Alessio Nicoletto per il Valsugana volley, lo vedete inquadrato in questo momento, concentratissimo, salto flot anche per lui. Bellissima battuta, ricevuta molto bene dal libero Simone Zaffonato, e infatti ABC ricezione più alzata al centro, attacco e non tiene la difesa del Valsugana volley. 8° punto anche per l'Altair a volley Schio, 8-8, ancora parità. È pronto in battuta numero 3, se voi sto bene, Marco Munaretto, piedi a terra per il suo servizio. Si ferma sul nastro, servizio di Marco Munaretto, e quindi si va al cambio palla. In battuta Zanon per il Valsugana. Abbiamo pronto appunto numero 7, come diceva poco fa Massimo, salto spin per lui se serve come i palloni precedenti. Eccolo qui, cerca la battuta di precisione, viene ricevuta non troppo bene ma la copertura è ottima, si è fatto un po'. Attacco vincente di Davide Schiro, la palla che termina fuori dopo il muro di Marco De Nigris. Siamo 9 pari.
Partita che continua a correre sui binari estremi dell'equilibrio. Sì, sono curioso di vedere che prima o poi prenderà il largo, perché veramente... Ammesso che qualcuno prenda il largo, che non vediamo ancora un bel... Ma io me lo immagino, guarda, mi sembra strano che qualcuno prenda il largo in questa partita. È successo, ma poi è successo in un lampo che le formazioni sono tornate al loro posto. E qui pasticciano quelli del Valsugana. Buon gioco Andrea Schiro, che deve solo appoggiare il pallone in campo opposto e regalare così alla propria squadra il punto numero 10, 10-9. E riprende il vantaggio appunto la formazione dell'Altaira Volley, che appunto si porta a 19 con il servizio del suo regista Alessandro Magnabosco. Vediamo se continuerà a fare una battuta di precisione e continuità oppure se sforzerà un po' il colpo. Vedete, salto float per lui, viene ricevuta dentro i 3 metri questo pallone, c'è l'attacco, out, io l'ho visto Andrea out, Zozzi, e l'ho visto out anche l'arbitro. Nettamente out, doppio vantaggio ora per l'Altaira Volley. Time out è chiesto da Luciano Scaggiante, non deve scappare chiaramente l'Altaira per il Valsugana, perché avanti 2-1 la squadra vicentina potrebbe mettere davvero un'ipoteca importante su questa Coppa Veneto 2019, andando anche un po' forse contro i favori diciamo contro i pronostici meglio della vigilia, che come dicevamo vedevano e vedono Valsugana in una posizione migliore in classifica rispetto alla formazione allenata da Zaffonato, che invece sta interpretando davvero al meglio questa finale. Soprattutto ha avuto la grande capacità nei finali di set, del primo e del terzo set, di farsi trovare pronta, concentrata, di non sprecare nulla. Ha sprecato qualcosa in più sicuramente il Valsugana, una partita che si deciderà con ogni probabilità con uno scarto di punti davvero minimo, e anche il piccolo errore in questo caso potrebbe fare la differenza, e fino a questo momento la sta facendo. Sì, hai detto proprio bene Massimo, mentre parlavi era stato inquadrato il pubblico che qualcuno batteva le mani al tempo grazie alle canzoni del nostro speaker Gianluca Garghella. Vedete invece adesso al servizio numero 13 Alessandro Magnabosco, battuta in lungolinea, questa volta viene difeso all'attacco, ma chiamano subito un fallo di doppia di Magnabosco credo, e si riporta a -1 la formazione guidata da Luciano Scaggiante. Devo dire che Luciano Scaggiante quando chiama il time out ha sempre poi la meglio sul punto a seguire. Sì. Finora non ne ha sbagliato uno, o meglio, ha portato sempre i suoi frutti l'intento di questo coach. Tocca, sfiora il nastro questo servizio, alzata a Schiro, viene difesa e contrattaccata dal Valsugana Volley questo pallone. Altra difesa e altro contrattacco, altro Schiro, altra difesa e altro contrattacco. Attenzione a Zotta da posto 2, la difesa di Zaffonato, il palleggio di Magnabosco per Andrea Schiro. La palla questa volta chiude troppo il diagonale numero 4 vicentino, la palla termina fuori. Ha cercato veramente un colpo straordinario Andrea Schiro, la palla ha toccato leggermente il nastro, determinata fuori, e quindi c'è la parità nuovamente 11-11. Tanto per cambiare. Tanto per cambiare, 11-11. Comunque un bello scambio da una parte e dall'altra. Sì. La pazienza del Valsugana è stata premiata con De Nigris 2 volte a giocare sulle mani del muro per poi rigiocare, mentre c'è il servizio errato di Zanon per il Valsugana. Torna avanti Marco Barbieri per il Valsugana, in battuta Andrea Schiro, una lunghezza di vantaggio per la formazione vicentina, che batte con il proprio numero 4 il miglior marcatore della sua squadra fino a questo momento. La botta a cercare Mangiarotti, l'attacco su di Zotta, Murato, ci prova De Nigris dalla parte opposta, la piazza e pesca un bel jolly Davide De Nigris, perché coglie un po' impreparata la difesa dell'Altair a volley, e quindi conquista il punto numero 12. Ecco qui, lo vedete proprio, senza muro. Sì, è scivolato Filippo Pegoraro, e quindi anche la difesa del compagno di squadra è stata inutile, quindi un pizzico di fortuna anche per il Valsugana in questa circostanza. 12 pari, Andrea Zotta. Salto, float per lui, palla corta, ricevuta molto bene dal libero Simone Zaffonato, e c'è palla in campo, l'attacco vincente, ho visto bene, di Gianni Brazzale. Sì, la palla in campo, è proprio l'incrocio delle righe, infatti tutta la panchina anche del Valsugana dice che la palla è buona, assolutamente, poi dalla nostra postazione questa l'abbiamo vista davvero bene. 13-12 parziale, vantaggio punto per l'Altaira Volley Schio, che è pronta al servizio con il numero 13, mi sembra di vedere, no, scusate, 12, Gianni Brazzale.
E c'è un altro errore del servizio, 13-13, nuovamente parità tra queste due formazioni finaliste. Qualche errore di troppo, adesso forse un po' anche di stanchezza, forse un po' di tensione che si sta accumulando, la partita che si gioca ormai da 2 ore, siamo qui da 2 ore a raccontarvela. Eh sì, Marco De Nigris in battuta, salto flot anche per lui, vediamo se mette in difficoltà la ricezione, palla un po' staccata. Mamma mia che botta in lungolinea, mamma mia, Davide Schiro che botta, gran palla davvero. Pallone sui 5-6 metri. Sì, ma ha fatto vedere il replay. Non l'abbiamo visto il replay, però diciamo che a velocità normale ha fatto un certo effetto sta palla. Ottimo impatto, ha trovato il varco tra il muro del Valsugana e l'asticella in lungolinea, quindi vediamo se adesso il fautore dell'ultimo attacco bomba vincente metterà giù anche un ace. Ah no, salto flot. Non vuole forzare troppo la battuta. Attacca Zotta da seconda linea, buon gioco la difesa dell'Altaira Volley, la palla out sull'attacco di Brazzale, questa volta errore del numero 12 dell'Altaira Volley e siamo 14 pari, quindi subito riportata la parità per l'ennesima volta. Squadre che tentano dei mini break, ma in ogni istante la squadra che va sotto rientra subito. Davide Barisoni in battuta, lo vedete inquadrato in questo momento, sta saltando per il salto flot. Ricezione più alzata all'opposto Schiro che trova il money out e di nuovo il vantaggio punto per l'Altaira Volley Schio. 15-14 il parziale e in battuta si appresta il numero 12 Gianni Brazzale. Ora Magnabosco sta insistendo molto sul proprio posto, Davide Schiro lo sente caldo, lo sente carico e quindi avete visto il primo piano di Nicola Zaffonato, l'allenatore dell'Altair a Volley Schio, che incitava i propri giocatori, perché adesso ci si può giocare il set in questo frangente. Oh, che bel primo tempo, che bella difesa, peccato per... Bel gesto tecnico, sì. Sia da un lato bellissimo primo tempo che dall'altro. Ecco che lo rivediamo, Alberto, guardate il primo tempo, ecco il rallenti molto bello, sì. E poi il tentativo di difesa che per poco non va a buon fine. 15 pari. Alessio Nicoletto, abbiamo il regista della Valsugana Volley. E la palla fuori, ancora un errore Nicoletto che in questo momento della partita si dispera. Luciano Scaggiante, in effetti dei giocatori più esperti in questo momento, quindi De Nigris, lo stesso Zanone, lo stesso Nicoletto, ci si aspettano pochi errori, come dicevamo, certo. Qui la differenza alla fine la fa un pallone in questa partita. Perché non... vedete, ancora un errore che adesso comincia da una parte e dall'altra, c'è la disperazione delle panchine, voi non le vedete ma c'è la disperazione delle panchine. No, la stanno vedendo proprio in questo momento di Nicola Zaffonato, perché cari telespettatori che magari non siete super esperti di volley, con una battuta facile piede a terra non bisognerebbe sbagliare. Esatto. Zanone mi pare che la voglia forzare, invece eccolo qua. La forza su Zaffonato. Magnabosco il primo tempo accennato, difende in qualche modo il Valsugana e poi De Nigris tira il pallone sull'asticella e regala, brutto errore di De Nigris, regala il punto numero 17 all'Altaira Volley. Una bella opportunità in contrattacco per la formazione padovana e De Nigris anche lui, come dicevo, e adesso va a chiedere la formazione. Come dicevamo, uno sport comune da una parte e dall'altra, non appena la squadra, una delle due squadre va un po' sotto, ricorre a questo vecchio trucchetto di chiedere la formazione. E questa volta è il turno di Padova, ma l'abbiamo visto fare a Schio, l'abbiamo visto fare da entrambe le formazioni. 17-16 e comunque un altro errore, un altro errore, come diceva un allenatore che ho avuto in questo frangente, sta vincendo l'errore, non sta vincendo il punto, sta vincendo l'errore quando 13 al servizio Alessandro Magnabosco, il regista dell'Altair a Volley Schio. Vediamo, prima aveva battuto male, adesso invece ha fatto proprio una bella battuta, infatti ci mette un bel muro Schiro. Buona opportunità, la palla è viva ancora in campo Valsugana con Nicoletto che la prepara per Zotta, che trova un ottimo mani fuori. È stato bravo il Valsugana questa volta, è un po' ingenua la formazione vicentina a non chiudere questo punto, perché per in un paio di occasioni la squadra di Zaffonato ha avuto la possibilità di chiudere
il punto che sarebbe stato un punto pesantissimo in questo momento del set. Invece a buon gioco l'attacco finale di Andrea Zotta, bravo a giocare sulle mani del muro avversario questo punto che rimette in equilibrio per l'ennesima volta questo set, questa partita, queste 2 ore e 10 ormai di gioco in cui si sta giocando punto a punto. Ora siamo 17 pari, quarto set, Altair volley avanti 2-7-1 in battuta. 17 pari il parziale, salto flot su Schiro. Sì. Viene chiamato in causa in attacco il ricettore di questo pallone, palle alte. Murato De Nigris, ci riprova Zotta, Murato anche lui, ancora Zotta da posto 2, ancora un muro, la palla ancora viva, c'è un doppia di Martinello, sì, abbastanza clamorosa, assolutamente d'accordo con il fischio arbitrale, uno scaggiante che gli dice ma vai con i pugni, no, perché vai in palleggio su questa palla. Ha ragione assolutamente l'esperto allenatore di Padova. 18-17, di nuovo avanti l'Altair volley, in battuta Andrea Schiro. Vediamo se Andrea forzerà la palla col suo servizio salto spin, perché come hai detto tu, se adesso qua si allunga di un punto il vantaggio, potrebbe essere un solco fondamentale. Salta l'atleta, va a colpire il pallone, c'è una buona ricezione. Attenzione al contrattacco, no, arriva una free ball, vediamo se verrà sfruttata bene dal Valsugana volley. Il muro è in campo e questo potrebbe essere un break importante per l'Altair, Altair volley che va sul +2. In campo Emanuele Costa al posto di Andrea Zotta. Nel campo del Valsugana cerca la mossa, passatemi i termini della disperazione, Luciano Scaggiante, perché chiaramente sotto 2-7-1, 19-17 devi tornare subito in partita. E adesso sarà una partita a scacchi, anche per una questione dell'interrompere il gioco, perché hanno ancora 3 time out su 4 a disposizione, mi sembra di vedere, 1 per Luciano Scaggiante e 2 per Nicola Zaffonato. Palla out sul servizio di Andrea Schiro, torna a -1 Valsugana Padova. Forse questa interruzione di gioco con il cambio ha portato un po' di deconcentrazione per Andrea Schiro. Sta di fatto che la palla appunto finisce out, ringrazia il Valsugana volley che adesso ha l'opportunità di riportarsi in parità, però conduce sempre l'Altair volley per una lunghezza 19-18. Pronto al servizio con il numero 12 Gianni Brazzale, se ricordo bene salto flot per lui, per questo giocatore del Valsugana volley. Eccolo qui la palla, viene cercato libero che riceve con quasi la precisione, ma ci pensa Alessandro Magnabosco ad alzare un pallone con una mano. No, era Costa in battuta per il Valsugana. Scusa. Era Costa, il 20° punto per l'Altair in battuta. Ora il numero 23 Filippo Pegoraro, uno dei 2 centrali della formazione vicentina, +2, un vantaggio importante in questo momento del set della partita per la squadra di Zaffonato, che trova un punto ancora in battuta, per molto bravo Pegoraro a cercare addirittura il servizio sull'opposto su Emanuele Costa. C'è il time out chiesto da Luciano Scaggiante, 21-18, ed ora si complica davvero la strada per il Valsugana, perché deve davvero fare un mezzo miracolo, perché Schio Vicenza è davvero in un grande momento. Hai detto proprio bene Massimo. Ecco qui Luciano Scaggiante, intanto si è giocato l'ultimo time out a disposizione, quindi adesso ha solo cambi per eventualmente interrompere il gioco dell'avversario, che come hai detto è lanciato, è in grande spolvero. Adesso vediamo, voi no, però che le atlete del femminile stanno iniziando a scaldarsi in corridoio, sono già pronte per entrare in campo ad effettuare il riscaldamento, ma a noi interessa come sta per terminare questa Coppa Veneto, perché non è ancora detto che termini adesso. No, assolutamente, ne abbiamo viste di tutti i colori in questa partita, grandissime rimonte, e 3 punti sono stati ampiamente rimontati sia da una squadra che dall'altra, e quindi tutto da seguire questo finale di set. E vedete inquadrato il tifo che sta qui negli spalti del Palasport Veronese al servizio Filippo Pegoraro. Vediamo se il time out di Scaggiante porterà i suoi frutti come gli altri time out. Ricezione alzata, la botta, eccolo qui, la botta di De Nigris sul cambio palla, punto numero 19 per il Valsugana. Questa volta il capitano di Padova non sbaglia, ecco che rivediamo, diagonale molto potente, ci mette la mano Filippo Pegoraro, ma non basta.
19-21, lo stesso De Nigris al servizio. Salto float per lui, non sbaglia, ricezione alzata, attenzione, C'è l'invasione del muro del Valsugana, un altro punto pesantissimo per l'Altair, 22-19. Invasione di, credo, Nicoletto, da quello che dice il secondo arbitro. Sono più 3 in questo quarto set. Mancano 3 punti all'Altair a volley Schio, ne mancano 6 al Valsugana per il 25. Vedete inquadrato il numero 9 anche la panchina dell'Altair a volley Schio. Salto float per questo atleta al servizio. Attacco di Zotta. C'è la difesa, contrattacco e svetta. Attenzione. Grande palla di Davide Schiro, 23-19 ed ora davvero l'Altair a un passo, anzi a 2 passi dalla Coppa Veneto, più 4 per la formazione di Zaffonato. Adesso sono curioso di vedere se il Valsugana volley ha già col prossimo pallone mollato un po', gettato la spugna, oppure se fa un contrattacco, una ricezione e un attacco. Vediamo subito. Tutto braccio, ma finisce out. Errore di Zanon e siamo a 5 palle 7, anzi 5 palle match per Altair volley. Eccola inquadrata la situazione, che potrebbe conquistare la sua prima Coppa Veneto. Si scalda il pubblico. Sì, 24-19 parziale. Vediamo se adesso ha battuto 2 volte salto float, vediamo se batte salto spin. No, non vuole rischiare la battuta. La palla si ferma sul nastro, stava quasi per cadere beffarda in campo avversario. Se ne va la prima palla match per l'Altair, ma ora ne ha 4 e con la possibilità di attaccare. Chiaramente c'è un cambio, torna in campo Marco Barbieri e torna in panchina Matteo Martinello. Pronto al servizio abbiamo Davide Barison. Come diceva Massimo poco fa, 4 match ball in mano alla squadra di Nicola Zaffonato. C'è il primo, ricezione alzata e c'è questo attacco vincente di Gianni Brazzale che chiude e regala la Coppa Veneto 2019. Questa bellissima immagine Altair a volley Schio Vicenza, che batte 3-1 la formazione di Padova del Valsugana. 23-25, 25-23, 23-25, 25-20 sono i parziali di questa partita, che regala il titolo Altair volley, direi meritatamente, anche se la partita è stata molto equilibrata. Alberto, complimenti a entrambe le formazioni, bella partita, molto equilibrata. Poi alla fine ha ingranato bene la marcia l'Altair volley Schio. Voglio sottolineare come in questo sport la sportività sia massima, e vediamo appena terminata la partita il saluto tra le due formazioni, gli allenatori. Guardate la sportività tra queste società. In festa l'Altair volley Schio, un po' rammaricato dal Valsugana volley, ma ringraziano il loro pubblico applaudendolo. Assolutamente. Quindi ribadiamo il finale qui dal Pallaveronese di Chioggia, dove l'Altair volley Vicenza Schio ha vinto la Coppa Veneto 2019 maschile. Vediamo l'appuntamento direi alle 18:30, credo che sarà quello attorno alle 18:30 probabile. per la finalissima tra Inglesina Altavilla e Pizzarello Legnaro e Dolo. Questa è la finale chiaramente di Coppa Veneto. A fra poco, un saluto da me, Alberto Pancera, e da Massimo Salmaggio. A più tardi. A più tardi.
Ed eccoci per la finale della Coppa Veneto femminile. Massimo Salmaso e Alberto Pancera ancora qui a raccontarvi questo interminabile, infinito pomeriggio di pallavolo. Abbiamo assistito fino a qualche minuto fa alla finale entusiasmante tra il Altair a volley Vicenza Schio, che ha battuto in finale 3-1 la Vempa Cib Unigas Pallavolo Valsugana, una partita molto equilibrata per 3-7, parziali tutti a 23. Poi il break finale della formazione vicentina che ha portato a casa la Coppa Veneto iscrivendo il proprio nome per la prima volta nell'albo d'oro di questa manifestazione. E invece siamo qui ora, caro Alberto, per raccontare quella femminile tra Pittarello, Legnaro e Dolo, questa formazione un po' veneziana, un po' padovana, e l'Ingresina Altavilla. Hai detto proprio bene, Massimo, buongiorno a tutti, anzi ribuongiorno per chi ci sta ascoltando. Ormai è buio. Bravo, buonasera, dietro di noi c'è un pezzo di laguna, uno scorcio qui a Chioggia, alla Palasport Veronese della città veneziana, appunto Pittarello, Legnaro e Doro, che sta dominando con 6 lunghezze di vantaggio il proprio girone di Serie C. L'anno scorso hanno rischiato per poco la B2, quest'anno gli auguriamo di fare il grande passo. Dal fronte opposto appunto l'Ingresina Altavilla, due squadre con mediamente ragazze giovani in campo, sono già pronte schierate lungo la linea laterale del campo. L'Ingresina Altavilla con la borsetta da dare alle avversarie di questa finale di Coppa Veneto femminile. Non so, è la prima volta che si scontrano? Forse no, cioè questa stagione è la prima volta che si scontrano e loro si sono intraviste 2 anni fa, quindi sono... Si giocano in 2 gironi diversi. Sentivo ancora... prima che gli allenatori andranno un po' a braccio perché non si sono studiati. E questo aumenta, diciamo, l'imprevedibilità di questa finale. Alla sinistra dei vostri teleschermi c'è la formazione del Pittarello, Legnaro e Dolo, alla destra in tenuta nera, alla destra in tenuta bianca l'Ingresina Altavilla. Gli arbitri di questa partita saranno al femminile, quindi un parterre completamente al femminile in onore anche della festa dell'8 marzo di qualche giorno fa. Il primo arbitro è Melanie Pacagnella del Comitato Territoriale di Venezia e il secondo arbitro è Giuseppina Oriolo del Comitato di Treviso e Belluno. Questi quindi i due arbitri di questa attesa finale di Coppa Veneto, che segue la finale di Coppa Veneto maschile, come detto, vinta dall'Altair a volley per 3-1 sul Valsugana. Quindi è tutto pronto andremo a segnarci i 2 starting 6 con il lancio molto bello, tra l'altro, di palloncini da parte dell'Ingresina Altavilla ai propri sostenitori, dei mini palloncini da pallavolo, un bel gesto che sicuramente ha fatto piacere ai tifosi della formazione vicentina. Palazzetto che comunque ha mantenuto, anzi forse per certi versi si è riempito ancora di più rispetto alla partita precedente, a conferma che come il volley femminile, questi sono i tifosi di Altavilla, vedete in maglia azzurra, proprio vicinissimi alla nostra postazione ci sono i tifosi della Pittarello, Legnaro e Dolo qui, che sentirete sicuramente dei rumori di fondo molto alti quando farà i punti la formazione padovana e veneziana, perché molti tifosi di questa squadra sono davvero a pochi metri dalla nostra postazione qui sulle tribune del Palaveronese di Chioggia. Andiamo a scoprire i 2 sestetti, caro Alberto. Sì. E vediamo con la voce della Ingresina Altavilla. Numero 1 Erika Leonardi, eccola che entra in campo. Con il 2 c'è Eleonora Ramingo. Sofia Mantoa numero 8, Greta Marcolina la numero 9, il capitano con l'11 Beatrice Bazzoli e il numero 22 Maria Elena Santucci, libero Sara Muraro. Eccolo qua, perfetto. Questa è l'Ingresina Altavilla, vedete che entra in campo alla destra degli schermi. Andiamo a scoprire lo starting 6 del Pittarello, Legnaro e Dolo. Capitano Agnese Vitturi in campo, il 2 Francesca Donolato, il numero 3 Elena Guglielmo, il numero 9 Martina Negrato, Veronica Cacco con il 12, Giorgia Benin con il 14,
e il libero è Irene Calore. Eccole qua quindi le due formazioni schierate per il via di questa attesissima finale di Coppa Veneto. Come dicevo, agli ordini degli arbitri Paccagnella e Oriolo, coppia al femminile anche per questa finale di Coppa Veneto. Le squadre che si schierano in campo in questo momento, ormai è tutto pronto. 18:35, qualche minuto di ritardo rispetto alle 18:30 per Ventivate, ma si è prolungata molto la partita precedente. Stanno controllando che tutto sia pronto per iniziare questo match. Adesso appunto l'arbitro in seconda, Orioli, controlla la posizione in campo della formazione dell'Inglesina Altavilla e dà l'ok, quindi possono entrare anche i liberi. Vedo entrambi i liberi in piedi. Massimo quindi non so se giocherà col doppio libero coach Alessandro Delia, mentre dal fronte opposto vedo già il libero della Pittarello, Legnaro e Dolo pronto in campo. Potrebbe essere che ci sia un'alternanza magari tra i due liberi, ricezione e difesa. Molti allenatori lo fanno, lo scopriremo un po' alla volta. In battuta l'Inglesina, Sì. il numero 9 mi pare, 8, Sì. Sofia Mantoan. Mi sembra sì, Greta Il numero 9, Greta Marcolina. Salto flot. E vediamo adesso il primo pallone e c'è un'invasione in sì. attacco. Vola e cade però nel campo avversario Giorgia Benin. Il primo punto per l'Inglesina, quindi 1-0 in questo primo set. Ancora il servizio con il numero 9 Greta Marcolina. Salto flot per questa atleta. Palla lunga, viene ricevuta alzata in bagger e c'è un attacco di seconda linea, copertura, arriva adesso il contrattacco dell'Inglesina Altavilla. La difesa di Vitturi, l'attacco del numero 12 Veronica Cacco, scusate. La palla ancora in gioco, scambi come vedete cambiano molto dal femminile al maschile, qui sono scambi molto più lunghi, la palla stenta chiaramente a cadere come è normale che sia nel campo femminile. Attenzione, la bella difesa ancora in campo opposto, ancora Cacco può ricostruire l'Inglesina. Il primo tempo in campo del numero 22 Maria Elena Santucci e c'è il secondo punto per l'Inglesina Altavilla. Sì, doppio scambio, molteplice scambio e doppio punto, come dicevi, per la squadra guidata da Alessandro Delli. Ancora il servizio con il numero 9 Greta Marcolina, inquadrata in questo momento, salto flot per l'atleta, ricezione un po' con difficoltà, però mette a segno una fasta. Ancora Vitturi, posto 4 poi per il numero 14 Giorgia Benin. E c'è il primo punto per la Pittarello, Legnaro e Dolo in questo primo set della finale di Coppa Veneto femminile 2019. Subito il regista della squadra di Legnaro e Dolo, Agnese Vitturi. Salto flot che per lei, cerca l'angolino e fuori. lo trova. No, buona, sembrava fuori, se l'arbitro la vedono buona. Chirurgico. Ace. Sì, chirurgico davvero. E abbiamo il tifo qui vicino a noi della squadra di Legnaro e Dolo. Ancora il servizio la regista Vitturi Agnese per la squadra di Pittarello, Legnaro e Dolo. Vediamo inquadrata con la sua folta chioma. Sì. Ancora precisa. Sì, bella battuta in lungolinea, mette in difficoltà la Muraro. ricezione, però riesce ad attaccare palla. senza muro. Bello. Tira in rete Giorgia Benin questo pallone, regala così il terzo punto alla formazione vicentina. 3-2. Avvio comunque equilibrato di primo set, le due squadre sono ancora chiaramente in fase di studio. Il capitano Maria Elena Santucci al servizio, inquadrata in questo momento. E c'è il muro vincente del numero 8 Sofia Mantoan. Quarto punto più 2 per la Inglesina Altavilla. Ancora il servizio con il numero 22 Maria Elena Santucci. La gioia, l'avete vista, di Sofia Mantoan. Palla fuori, errore, battuta di Santucci. Termina out con questo pallone. Vediamo pronta con il numero 14 Giorgia Benin, giusto? Sì. Salto spin
non usuale per Bello. un gioco femminile. Bellissima questa difesa, bello l'intento, però Beatrice Bazzoli, primo tempo molto bello. Ecco che rivediamo Erika Leonardi, la palleggiatrice, il capitano dell'Altavilla Inglesina, giusto? Sì. Bazzoli. Al servizio invece abbiamo Eleonora Ramingo. Ricezione di Irene Calore, in posto 4, l'attacco sulle mani alte di... Mamma mia che botta ancora Sofia Mantoan. Braccio pesante per questo attaccante schiacciatore da zona 4. Sesto punto per la Inglesina di Altavilla, che si porta a +3 ancora al servizio con Eleonora Ramingo. 6-3, l'avvio che non ti aspetti. Molto concentrate le giocatrici di Altavilla. Attacco molto bello, lungolinea di Veronica Cacco. Bellissimo attacco, extra rotazione per questa atleta, se ho visto bene, vediamo il replay. Rincorsa e extra rotazione, molto bello il gesto tecnico. Salto flotto anche per questa giocatrice al servizio. Elena Guglielmo, c'è che trova l'Ace. Va a beccare, mi sembra, la zona di conflitto. Si riavvicina. 6-5 il parziale, sembra a favore della Inglesina Altavilla. Ancora al servizio Elena Guglielmo. Ancora ficcante il suo servizio. Direi proprio di Il sì. palleggio Massimo. di Leonardi, la palla ancora viva in campo Altavilla. Il primo tempo molto bello, la difesa ancora di Vitturi, la palla in campo opposto, ancora Leonardi, la fast, la difesa di Vitturi ancora clamorosa. La palleggiatrice che tiene vivo questo pallone ma può ancora attaccare Altavilla, lo fa da seconda linea. La gran difesa ancora questa volta di Giorgia Benin, e poi la palla che ancora non cade in campo Altavilla. Vitturi, il primo tempo a segno di Francesca Donolato e siamo 6 pari, un gran scambio, grande pazienza, grandi difese di Legnaro Dolo. Spero che il maschile non se la prenda, ma qui non se le risparmia, no? È bellissimo, entusiasmante per il momento questo inizio di primo set della finale di Coppa Veneto femminile. Abbiamo al servizio ancora Elena Guglielmo, ancora una battuta ficcante, prova il pallonetto che viene subito difeso e contrattaccato dal numero 9, altra difesa e altro contrattacco. L'attacco di Sofia Mantoan, la palla ancora viva in campo Altavilla, la difesa ancora una volta di Giorgia Benin, l'attacco che è tenuto Veronica Cacco, la palla ancora in bagger di Muraro in campo opposto. Vitturi, la botta ancora di Cacco tenuta l'opposto della formazione di Legnaro e Dolo. Vitturi, posto 4, l'attacco out di Martina Negrato, non ci sono stati tocchi. Interminabile scambio, la meglio la Inglesina Altavilla che si porta a +1, 7-6 il parziale. Se questi sono gli scambi, Massimo, Sì. qui si preavvisa un grande spettacolo. Sì. Al Mantoan servizio in battuta, una delle due schiacciatrici della formazione vicentina, a cercare calore, il libero, l'attacco di Donolato, la palla ancora viva, contrattacco, la difesa di Vitturi che sta facendo dei miracoli in difesa, il manio fuori vincente di Martina Negrato, regala il punto numero 7. rimedia all'attacco out di prima utilizzando le mani fuori. Di nuovo parità 7-7. Al servizio abbiamo la numero 12 Veronica Cacco. L'opposto della squadra un po' padovana, un po' veneziana. La difesa di Donolato, Vitturi, la pipe addirittura, che palla bellissima di Giorgia Benin, la palla ancora in gioco, ancora la difesa di Cacco. Ci prova Negrato, la palla è viva in campo dell'Altavilla, l'attacco piazzato di Greta Marcolin, ancora una pipe, ancora Giorgia Benin, mamma mia che bello scambio. Sì, e si porta in vantaggio la Pittarello Legnaro e Dolo. 8-7, la pazienza, la difesa, Alberto, della squadra della Pittarello effettivamente sta avendo la meglio in questo momento della partita. Devo dire proprio di sì, però difendono tutte e due naturalmente
per chi magari non è esperto di questo sport, nel femminile la difesa è un fondamentale che si vede di più. Si vede di più. Magari a discapito un po' della forza, sono abituato a vedere gli attacchi maschili, però qui sono due squadre molto tecniche, molto competenti. Adesso alla meglio il muro della squadra, della squadra Pittarello, grazie a Francesca Donolato. Mi sembra di vedere a colpo d'occhio, abbiamo qualche centimetro in più per la squadra mediamente in muta nera, però mi hanno detto che la squadra in muta bianca, ho sentito dire, è portata a fare pochissimi errori. Vedremo se sarà così in questa partita. L'attacco di Marcolin, c'è il fallo di doppio tocco appena chiamato. Sì. Hai portato male, non dire più nulla, perché sennò altrimenti gli amici di Altavilla ci cacciano. Allora la Pittarello allunga +3, il vantaggio 17 il parziale nei confronti della Inglesina Altavilla. Avete visto inquadrato poc'anzi Alessandro Delia, il coach della Inglesina Altavilla, voleva scalare le proprie atlete a recuperare questo gap. Grande attacco, grande difesa. Sì. Questa volta però scappa via il pallone a calore. Peccato. La palla termina dietro i canestri, quindi 8° punto per l'Inglesina, che si riporta sotto 8-10 in questo primo set della finale di Coppa Veneto femminile da Chioggia. Sì, molto entusiasmante questo primo set da queste due finaliste. Al servizio mi sembra di vedere il numero 11, Beatrice Bazzoli. Spero che la vista mi dia ragione. Salto float, bellissimo servizio, anche buona la Ricce, e dopo la ricezione va a attaccare, ma trova il muro, la numero 9 Martina Negrato, il bugger di Cacco in campo opposto. Leonardi la tocca Donolato, la palla è sotto rete, altra il free ball opposto Cacco, Leonardi in 4, l'attacco vincente di Greta Marcolina. Bellissimo attacco, si è trovata mi sembra muro 1, vediamo ecco qui il replay se ho visto bene. Sì. Muro 2, un po' in ritardo, quindi ha avuto buon gioco l'attacco della numero 9 dell'Inglesina, che accorcia ulteriormente le distanze. Un solo punto ora di distacco, 9-10. Ancora il capitano Beatrice Bazzoli al servizio, salto front per lei. Viene ricevuta molto bene questo pallone. Donolato schiaccia forte sulle mani del muro la possente centrale della formazione del Pittarello. Francesca Donolato. 11-9, di nuovo +2 per la formazione di Legnaro Edolo, che va in battuta con il numero 9 Martina Negrato, che sta attendendo il pallone del servizio e la vedete inquadrata in questo momento. Sezione di Mantoan, attacco di Marcolina, ancora lei tiene questa volta la difesa del Pittarello, il contrattacco in pipe di Negrato, ancora la palla schiacciabile da posto 4, il grande attacco di Giorgia Benin. Sono 12 i punti della Pittarello Legnaro Dolo e si riporta a +3 e va ancora al servizio con Martina Negrato. Devo dire che entrambe le squadre utilizzano tutti i schiacciatori a disposizione, ho visto attacchi dal centro. Sì, c'è una buona distribuzione fino a questo momento, effettivamente. Salto float, prima ha messo in difficoltà la ricezione, anche questa volta la palla resta fuori dai 3 metri. Pallonetto, il muro di Donolato, ma la tiene ancora la copertura. Arriva una free ball, vediamo come viene sfruttata con la PAI, con la fast, e questa fast di Francesca Donolato trova il 13° punto, il +4, e si esalta qui sugli spalti del Palasport veronese il tifo della Pittarello Legnaro Edolo, che forse potete sentire anche sottofondo. Pubblico pienissimo qui in questo Palasport. Ancora il servizio, inquadrata Martina Negrato. Non sbaglia la battuta, mette difficoltà la ricezione. Campo opposto Leonardi, Vitturi, primo tempo per Donolato, questa volta viene tenuta in difesa e qui non si capiscono le giocatrici dell'Altavilla, con Erika Leonardi che cerca un primo tempo per Santucci, ma la palla Santucci va in veloce dietro, Leonardi alza in veloce davanti, fatto sta che il pallone cade a terra e su 14-9 arriva il primo time out chiesto da Alessandro Delia. Esatto. 14-9 +5, sta prendendo un po' il largo, che se non viene arginata la Pittarello Legnaro Edoro può ipotecare questo primo set. È un momento cruciale, l'ho capito il coach dell'Inglesina Altavilla, ha richiamato subito all'ordine le proprie atlete che vedete inquadrate in questo momento, sta dando indicazioni, non so se potete sentire ciò che sta dicendo. E qui di fronte a noi negli spalti Gianluca Gargella, lo speaker qui della gara, sta facendo fare la ola al pubblico che risponde molto bene. È un clima di festa, di sport, di competitività sana e pura. Questa è la pallavolo.
Coppa Veneto 2019, questa è la finale femminile. Al servizio di nuovo la numero 9 Martina Negrato, non sbaglia il servizio. Attacco murato su Greta Marcolina, da seconda linea va Eleonora Ramingo. Mamma mia, è un momento di grazia ora per... Sì, sta girando tutto, era Sì. una palla a filo rete, Sì, sì. non è arrivato il muro, altrimenti se ci metteva le mani davanti Giorgia Benin forse Sì. non trovava questo buco, invece l'ha trovato di tutta forza, mette a terra il 15° punto. Vedete la soddisfazione inquadrata in questo momento della regista, la numero 1 Agnese Vittori. Non sbaglia il servizio Martina Negrato e difende anche. Alzata, ancora attacco, copertura del regista di Pitarello, Legnaro e Doro, bravissima. Tocco, Gioca sotto rete Leonardi per Marcolina, il muro di Donolato che sta facendo il bello e cattivo tempo sotto rete. Guardate, tocca tutti i palloni, scatenata la numero 2 della Pitarello, davvero dice una 16, piovra, tocca sì, tutti i palloni. 16-9, e a me piace questo scambio, questo punto. Peccato non ci sia replay, perché tanti allenatori su palla facile fanno togliere il centrale. Lei è rimasta lì e ha avuto la ragione. Sì, è vero. Ha chiuso subito questo pallone, poteva diventare free ball. No, ci ha pensato lei, la palla non passa e va a terra. Palla spinta in banda e difende anche questo pallone. Calore, ancora sotto rete, qualcuno tocca forse la rete, non vedono nulla gli arbitri, evidentemente nessuno ha toccato. Attacco ancora Benin, ora c'è una sola squadra in campo in questo momento che è sì, più 8. il Pitarello davvero sta... Vedete lo sconforto negli occhi di Alessandro Delia, che è stato inquadrato proprio in questo momento, e devo dire sta girando tutto alla Pitarello Legnaro d'Oro. Ancora nuovamente al servizio la numero 9 Martina Negrato e trova l'ace. Tutto, esce tutto. Sì, esce tutto, si è bloccata completamente l'Altavilla e sta guardando cosa succede dall'altra parte del campo. E anche qui per chi non è avvezzo a guardare il volley, magari oggi sta sfruttando questa diretta streaming. Quando una squadra va in buca è difficile uscirne, deve sbagliare l'avversario, stavo dicendo. Vediamo se Martina Negrato dà la possibilità alla inglesina Altavilla di risvegliarsi in questo set che era partito molto equilibrato, e adesso però 18-10, 8 punti non sono pochi da recuperare. Al servizio del numero 1 Erika Leonardi. Eccezione di Negrato, il pallonetto di Donolato, questa volta tiene l'inglesina, ci prova ancora Greta Marcolina, brava a giocare sulle mani alte del muro questo pallone senza forzare troppo. Ha giocato d'astuzia la numero 9 dell'inglesina, questa volta il muro di Donolato non ha successo, quindi ha corso alle distanze l'inglesina 11-18 dopo un passaggio a vuoto piuttosto prolungato. Ora vediamo se la formazione vicentina riuscirà a rientrare almeno parzialmente in questo set, che è sicuramente bene nelle mani in questo momento della formazione del Pitarello. L'attacco ancora forte di Benin, ancora da posto 4, il pallonetto tocca ancora il muro di Santucci, da seconda linea la botta di Negrato tenuta, poi però c'è un pasticcio del Gaudio e la palla che termina fuori, arriva così il punto numero 19 per la Pitarello Legnaro e Doro. Se non erro siamo 19-11 e deve ancora terminare il giro in rotazione la Pitarello Legnaro e Doro. Mi sembra che sia la prima volta che va al servizio Francesco Donolato. Sì, può essere, sì, non ho controllato questa cosa, no, ma è molto probabile. Non ricordo di aver visto il servizio, infatti salto float, piede a terra, termina out. Brutto errore di Maria Elena Santucci e quindi arriva il 20° punto per Pitarello, tutto facile dopo un avvio un po' difficoltoso per la squadra padovana veneziana. Ora ci sembra che abbia preso saldamente le redini di questo primo set. 9 punti di vantaggio sono davvero tantissimi. Sì. Ancora un pallonetto, tiene Vitturi, Alzenbacher per non rischiare il fallo di doppia, tira di tutto braccio Giorgia. Mamma. Benin. Guarda che reazione, mi è piaciuta, anche se Leonardi magari non è stata una palla pulita, è nata una free ball. Mi piacciono questi giochi e infatti alla fine Benin sulle mani alte. Viene premiato questo impegno della Pitarello Legnaro e Doro nel non far cadere nessun pallone. 21-11 più 10, massimo vantaggio in questo primo set. Sì, direi di sì, è tutto facile, sta giocando meglio in tutti i fondamentali. C'è il secondo time out, oggettivamente un primo set senza storia fino
fino ad ora. Vedremo se l'Inglesina riuscirà a reagire, non tanto per questo set che come dicevo è dal mio punto di vista ampiamente compromesso, ma per cercare Dobbiamo sempre stare attenti alla partita dopo e soprattutto tanto per vincere quando l'evento fa la parto, ma dietro all'allenatore fa sempre il pallonetto verso due, quindi Vedete intanto Flavio Rocchi, l'allenatore del Pittarello Legnaro d'Oro, che sta dando indicazioni alle sue atlete che stanno dominando questo primo set, come diceva Massimo poco fa, però appunto è uno dei vari set, quindi mai dire mai, assolutamente. Questo è il bello del volley, ogni volta 0-0 palla al centro, si ricomincia, ma intanto 21-11 parziale. Si riprende nuovamente questo primo set con il servizio di Francesca Donolato, float, palla a terra, però palla che prende, a cui riesce a dare una forza importante che a mio avviso non è proprio così semplice da ricevere. Eccola lì, arriva ancora bella sì, ficcante. adesso l'ha fatta molto tesa. Ramingo tiene la difesa di Donolato, Vitturi posto 4, Giorgia Benin, il muro questa volta molto bello di Greta Marcolina. Sì, l'ha proprio stampata bene per terra questo pallone sui mezzo metro. Vediamo, non ho fatto tempo a vedere se la regia ha riproposto il rallenti, e dal fronte opposto è pronto al servizio la numero 9, la fautrice dell'ultimo muro vincente, Greta Marcolina. Batte corto a cercare calore Vitturi, la fast, c'è il muro molto bello di Sofia Mantoan. Sì, e devo dire che qui Agnese Vitturi è un'abile giocatrice anche in difesa. Qua ha voluto difendere una palla che non era di sua competenza, infatti ha tolto il pallone, come si può dire in gergo, alla compagna. Ancora il servizio Greta Marcolina, 13 per la Inglesina Altavilla, 21 per la Pittarello Legnaro d'Oro. Ricezione alzata, attacco in banda. Questa volta tutta Benin, forza. Benin tira a tutto braccio. Sì, devo dire che Giorgia Benin ha un braccio molto potente. Davvero, 22-13 a 3 punti dalla conquista del primo set, la formazione di Legnaro e Dolo. Al servizio Agnese Vitturi, il regista della Legnaro e Dolo. Bella battuta, ma ricevuta molto bene. Chiede l'attacco al centro il regista dell'Altavilla. Benin questa volta cerca il mani fuori, non gli va bene, e quindi c'è il punto numero 14 per l'Inglesina Altavilla. 14-22 primo set, finale di Coppa Veneto da Chioggia. Pronta al servizio la numero 22, Maria Elena Santucci. 22-14, potete vedere il parziale in alto a sinistra. Ricezione abbastanza buona e super difesa dell'Inglesina Altavilla. Free ball per la Pittarello Legnaro d'Oro, vediamo se la sfrutta al massimo. Copertura da manuale. Ancora Benin, sempre lei scatenata Giorgia Benin. Tutte le parti del campo, questa volta da posto 2 riesce a trovare il punto che regala il più 9 di nuovo, 23-14. La stessa Giorgia Benin ha messo a segno un turno in prima linea davvero impressionante, almeno 5-6 punti Sì. messi a terra dalla schiacciatrice. E poi adesso è in battuta Giorgia Benin, vediamo se è anche ficcante anche in battuta. No, buona ricezione, bel primo tempo, tiene Vitturi, ci va calore, Cacco in campo opposto. Primo tempo un po' forzato da parte di Leonardi. Ancora sulle mani alte del muro la schiacciata di Cacco. E praticamente senza muro, un gioco da ragazzi per Mantoan a mettere palla a terra. Guarda. Ma c'è un'invasione, attenzione che c'è un'invasione rilevata dal secondo arbitro. Vediamo il replay. Probabilmente forse sì, è crollata sulla rete poi dopo il tocco. Fatto sta che arriva il primo set ball per la Pittarello sul 24-14. 10 set ball. Sì, direi Il primo in mano a sufficienti. Giorgia Benin, per salto chiudere float il per set. lei. Sforza la battuta, infatti ottiene una ricezione molto imprecisa. Palla staccata, non passa sull'errore di Sofia Mantoan. Si chiude questo primo set, 25-14 il parziale a favore della Pittarello Legnaro e Dolo. Tutto facile davvero, un primo set iniziato bene per Altavilla, poi a Pittarello si è aperta un'autostrada, una sola squadra in campo, almeno in questo primo set. Vedremo se l'Altavilla saprà reagire. A tra poco. A tra poco.
Secondo set della finale di Coppa Veneto femminile tra Pittarello, Legnaro d'Oro e Inglesina di Altavilla. Primo set molto facile a favore della formazione veneziana e padovana della Pittarello, Legnaro e Dolo, che ha vinto 25-14. Un primo set davvero senza storia. Dopo un buon avvio l'Inglesina si è un po' sciolta e ne ha approfittato senza grossi problemi la formazione della Pittarello. Vedremo se cambierà qualcosa in questo avvio di secondo set. Intanto, come sempre, grazie a Gloria Turatello e a Mauro Sabino, andiamo a vedere anche i punti più importanti di questo primo set. La parte del Leone, caro Alberto, l'ha fatta proprio Giorgia Benin con 8 punti addirittura. L'avevamo intuito quella rotazione infinita. 5 punti poi di Donolato al centro, molto brava anche a Muro. L'Inglesina invece 3 punti per Marcolina e Mantoan, sono le due migliori schiacciatrici. A livello sono 3 i muri dell'Inglesina, 3 gli ace del Dolo e un Muro. Questo insomma in sintesi estrema. Qui si apre intanto la ricezione della Pittarello e attenzione perché parte bene l'Inglesina. 2-0. 2-0 per la formazione guidata da Alessandro Deli in questo errori. Inizio di secondo set della finale di Coppa Veneto femminile 2019. Ancora il servizio per l'Inglesina Altavilla. Numero 9, Greta Marcolina. Attacco molto buono di Cacco, contrattacco, tiene sui 9 metri, non ce la fa, va a segno Eleonora Ramingo e guarda caso chi l'avrebbe detto dopo quel finale del primo set che è stato una sorta di monologo. Invece l'Inglesina si è rimessa subito in pista e parte forte, parte con il piede sull'acceleratore in questo avvio di secondo set. 3-0. Ancora Greta Marcolina al servizio, la schiacciatrice dell'Inglesina Altavilla mette a segno il terzo servizio. Primo tempo difeso dalla squadra vicentina, che non riesce a passare attraverso questo muro vincente della Pittarello, Legnaro e Dolo. Primo punto per la formazione guidata da Flavio Rocchi in questo secondo set, squadra che invece nel primo ha dominato il match vincendo 25-14 per chi si fosse appena collegato. Servizio salto flot, ricezione buona per l'Inglesina Altavilla e c'è subito la difesa della Pittarello, Legnaro e Dolo e il contrattacco vincente. Attenzione che la Pittarello, Legnaro e Doro dice fermi tutti, non è che siamo qui a farci mitragliare visto che abbiamo dominato il primo set. 3-2 però sempre per la Inglesina Altavilla. Sì, segnali di risveglio di Pittarello. Batte con Giorgia Benin, ficcante il suo servizio, ci prova, monta tanto, attenzione che si scontrano le giocatrici e poi ne approfitta subito il gran colpo di Veronica Cacco, l'opposto della formazione padovana veneziana. Siamo 3 pari in un e adesso vediamo, men che non si dica, subito ha ristabilito la parità. Vediamo se è stata una dormita della Pittarello, Legnaro e Doro questo inizio o seppure l'Inglesina Altavilla si spegne e invece subito sfrutta al meglio questa ricezione sbagliata l'Inglesina Altavilla per far insaccare il pallone tra le mani e la rete. Un po' di ingenuità per il centrale della Legnaro e Doro. 4-3 il parziale per la squadra vicentina. Al servizio con il numero 22 Maria Elena Santucci e servizio errore al servizio. 4-4 di nuovo parità e adesso in battuta abbiamo la numero 3 Elena Guglielmo. Vedete inquadrato tutto il campo, salto flot per questa atleta, ricezione staccata da rete, attacco da zona 2, Murato e contrattacco nuovamente e trova un lungo in linea Ramingo, ancora lei. Sì, è la seconda volta che fa un'extra rotazione spettacolare, corpo rivolto in zona 1 e piazza il pallone, tira il pallone in zona 5. Peccato non si riesca nel replay perché tecnicamente è stato proprio un bel gesto. Subito al servizio la fautrice dell'ultimo attacco vincente Eleonora Ramingo. Ecco sul servizio, eccezione di Benin, Vitturi, la palla in gioco ancora, il bugger di Bazzoli in campo opposto, può attaccare ancora Cacco. Poi la pipe straordinaria di Giorgia Benin, sempre lei, davvero importante l'apporto di questa giocatrice fino a questo momento. Questa ventenne della Pittarello, Legnaro e Doro. 5-5 di nuovo parità. Al servizio Veronica Cacco.
salto float per lei, ricezione più, infatti gioca dal centro, pallonetto preso in tuffo. Mamma mia, calore, cosa ha fatto? Sì, grande colpo di Rene Calore, vediamo se porta. Palla in campo, È il Bazzoli. secondo tentativo, l'Inglesina Altavilla mette a terra il sesto punto. C'è un cambio di libero nelle fila dell'Inglesina Altavilla. Entra, se ho visto bene, Aurora del Gaudio per fare la fase difensiva qualora il pallone arrivi di qua, però vedo che il servizio dell'atleta numero 8 ha portato quasi un mezzo ace, difende molto bene il libero chiamato in causa. Un'altra, mamma mia, che linea che ha trovato, no. Questa pipe, vediamo se c'è il rallenti, a me sembrava dentro, loro la chiamano fuori, probabilmente hanno visto meglio loro di me. Ah no, caspita. Comunque c'è più equilibrio in questo secondo set dopo il primo dominato da Pittarello, siamo su 6 pari ora. Non era d'accordo Alessandro Deli inquadrato poco fa. No. Buona ricezione, alzata in banda e trova il money out. Money out di Greta Marcolina, 7-6 punto a punto. Anche prima nel primo set Sì, c'è stata la parte iniziale, poi c'è stato quel break che ha praticamente scosso il set. Vedremo se sarà uguale anche in questo secondo parziale oppure se le squadre arriveranno punto a punto fino alla fine. Diciamo che l'inizio è molto promettente anche a livello di spettacolo. Beatrice Bazzoli, salto float per lei e trova l'ace va a beccare Martina Negrato in ricezione. 8-6 più 2 per l'Inglesina Altavilla. Brava le ragazze di Vicenza comunque a riprendersi anche a livello psicologico dopo quel brutto primo set. Hai detto bene, inquadrato il capitano, ancora il servizio, Beatrice Bazzoli. Salto ancora float per lei, vediamo se va a richiamare. Però ancora in difficoltà sì, battuta molto ficcante. Vediamo Giorgia, piazza difesa, attacco da seconda linea, viene difeso, vediamo il contrattacco. E qui c'è un'invasione del muro c'è un'invasione del muro dell'Inglesina, così almeno rileva il secondo arbitro. Non sono molto d'accordo le giocatrici vicentine, ma un po' di ingenuità dal numero 22 Maria Elena Santucci. Abbiamo rivisto, si fa un po' fatica effettivamente a capire se abbia o meno toccato la rete, ma gli arbitri sono lì per quello. Donolato pronta al servizio, mamma mia, battuta a cercare su Manto Anna, l'attacco di Marcolina, ancora sempre lei a segno. Benino da una parte e Marcolina dall'altra, stanno facendo un po' la parte del leone per quanto riguarda il numero di palloni attaccati e anche il numero di punti messi a terra. Vedete inquadrato in questo momento il parziale di 9-7 per la squadra vicentina, l'Inglesina Altavilla nei confronti della Pittarello, Legnaro e Dolo, che ha vinto il primo set 25-14. Inquadrata in questo momento l'atleta al servizio con il numero 1 Erika Leonardi. Buona la ricezione, primo tempo appena accennato, e c'è una free ball. Vediamo come la sfrutta la Pittarello Legnaro e Dolo, se la sfrutta. Non la sfrutta tantissimo. Se c'è un'invasione aerea, sì, infatti così è corretta. Anche dal nostro punto di vista c'è stata abbastanza ingenua Elena Guglielmo a andare a cercare questo pallone che era però in campo avversario, quindi corretta l'interpretazione arbitrale. E va a più 3 l'Inglesina Altavilla. Ancora il servizio con Erika Leonardi, inquadrata in questo momento. Benin che riceve, Vitturi che alza in bagger per la stessa Giorgia Benin, la botta ancora una volta vincente sui 9 metri, ci arriva appena Mantoan a tenere in gioco il pallone, ma è troppo forte l'attacco del numero 14 del Pittarello Legnaro e Dolo. Non so se avete fatto attenzione, potete vedere delle inquadrature a ampio raggio come questa che gioca col doppio libero l'Inglesina Altavilla. Per gli amanti della tecnica, vedete adesso il cambio appunto del libero, entra la numero 4 Aurora del Gaudio per la fase eventualmente difensiva. Pronta al servizio la numero 9 Greta Marcolina, inquadrata in questo istante, salto float anche per lei, 11-8 il parziale, sempre tra le lunghezze di distacco tra le due formazioni in questo secondo set. Un errore ancora piuttosto grossolano di Veronica Cacco ed ora scappa via l'Inglesina più 4.
Partita entusiasmante, ancora al servizio lì per l'inglesina Altavilla, la numero 9 Greta Marcolina, quarta battuta per lei. A cercare Benin, attacco ancora di Veronica Cacco, appena toccato anche questa volta, forse la palla era un po' al limite, ma questa volta gli altri non intervengono e quindi va a segno questa volta Elena Guglielmo, punto numero 9 per Pittarello. Ha fatto bene il prolungamento della rete senza andare di là. 12-9 il parziale a favore della squadra vicentina, invece la squadra di Legnaro e d'Oro è al servizio, con entrata in questo momento con il numero 14 Giorgia Benin. Mette in difficoltà la ricezione avversaria la giocatrice di Legnaro, che va anche a fare una difesa con rullata e questa molto bello, Martina Negrato, bella palla, mani out. Sì. E diciamo che questa difesa con rullata aiuta a portare a casa il 12° punto, scusate, il 10° punto, ad avvicinarsi al 12 della inglesina Altavilla. Ancora al servizio la numero 14 Giorgia Benin, ancora a cercare il libero. Sì, ancora ricezione un po' in difficoltà. La palla out di Mantoan, attenzione perché c'è il punto numero 11 per l'inglesina, che sta facendo un po' come nel set precedente, partita male ma poi, scusate, per Pittarello, partita male ma poi sta cercando di rientrare in partita sul servizio sempre di Giorgia Benin. Leonardi, la gran palla questa volta molto bella di Eleonora Ramingo. (13-11) per si riporta a +2 l'inglesina Altavilla e va al servizio con il numero 22 Maria Elena Santucci. Schema inquadrato, avete visto l'alzatrice che chiamava lo schema per il prossimo attacco a una sua compagna di squadra. Tira di tutto braccio Veronica Cacco e trova il muro, e di tutto braccio tira anche l'altro opposto Eleonora Ramingo. Il muro, quanti muri. Sì. C'è un'invasione del muro del Pittarello e torna a +3 l'inglesina, 14-11. Ecco qui il replay. Tocco a muro proprio, sì, leggerissimo, ma era lì l'arbitro in seconda, Oriolo, e sicuramente ha visto benissimo. Ancora il servizio Maria Elena Santucci. Mamma mia, bellissimo ace, ferme in ricezione, probabilmente mi sa che Flavio Rocchi adesso chiamerà time out. Io se fossi lui farei così. Sì, infatti ti ha ascoltato caro Alberto, perché 15-11, sì, in effetti la partita ha cambiato volto improvvisamente, la pallavolo è così, a livello femminile poi ancora di più, ci possono essere davvero degli alti e bassi all'interno della stessa gara importanti. E parte la ola qui al Pala Sport Veronese di Chioggia, sotto di noi il tifo della Pittarello Legnaro d'Oro, mentre vedete inquadrato in questo momento Flavio Rocchi che dà indicazione alle sue atlete, che dopo aver dominato la parte centrale e finale del primo set sta subendo questa parte di secondo set rispetto all'avversaria, l'inglesina Altavilla. Adesso vedete lo zoom di tutto il palazzetto, il campo di gioco del Palasport Veronese qui di Chioggia, e c'è l'applauso per il rientro in campo di queste due formazioni finaliste per questa Coppa Veneto femminile 2019. Ancora al servizio Maria Elena Santucci. Vediamo se il time out chiamato da Flavio Rocchi porterà i suoi frutti, oppure se avrà la meglio l'inglesina Altavilla. Palla che si adagia alla rete, la pipe appena accennata di Giorgia Benin, la palla ancora viva per l'attacco di Ramingo, la difesa di Vitturi, calore che alza per l'attacco di Cacco, ma la palla ancora viva in campo Altavilla, un brutto bugger di Bazzoli, quindi può andare un comodo contrattacco, questa volta a tutto braccio Veronica Cacco. Devo dire, a mio avviso, anche brava Agnese Vitturi, la regista, a mandarla a muro a 1, perché se ho visto bene palla molto veloce in posto 2. Si è trovata la diagonale completamente libera. Punto. È difficile anche difendere una palla del genere. Sì, assolutamente. Al servizio Elena Guglielmo. 12-15 ora la situazione, l'ace di Guglielmo, -2 Pittarello. Ricordo che stiamo trasmettendo la finale di Coppa Veneto femminile dal Palasport Veronese di Chioggia in diretta streaming, con Pittarello Legnaro d'Oro che si è aggiudicata il primo set con i parziali di 25-14 ed ora 15-13 per l'inglesina Altavilla sul servizio sempre di Elena Guglielmo. Iniziazione abbastanza buona, ma non più. E ancora un muro, questa volta di
Martina Negrato. Si rifà sotto in maniera importante la Pittarello, Legnaro e Dolo. E si avvicina, hai detto proprio bene, -1 adesso. Alessandro Delia secondo me sta meditando se chiamare il time out o no. Anche al servizio abbiamo Elena Guglielmo ancora inquadrata in questo momento. Salto flot. Mamma mia, ancora un muro di uno lato, ma è brava l'autocopertura di Altavilla. Vitturi, posto 4, a segno. E c'è il punto, mi sa che adesso Alessandro Delia chiamerà il time out. Martina Negrato, 15 pari. 15 pari, ma non mi sembra così... Sì, non è preoccupato. No, non è preoccupato, strano, perché poi ogni allenatore ha il proprio stile, effettivamente le sta continuando a far giocare. Parziale di 4-0 ora per Pittarello. Sì. Ancora Elena Guglielmo al servizio. La palla va a terra sul... Ha avuto ragione Alessandro Sì. Delia. Beatrice Bazzoli, un bel pallonetto appena accennato in primo tempo, non arriva la difesa di Legnaro e Dolo. E si riporta in vantaggio l'inglesina Altavilla, 16-15. Sono i tifosi dell'inglesina, eccoli inquadrati, li avete visti dalla nostra regia. Eleonora Ramingo, servizio. Ace, Ramingo Ace, e non appena Pittarello aveva raggiunto su 15 pari l'avversario, nuovo break, nuovo mini break, tenta di scappare nuovamente la formazione di Alessandro Delia. Al servizio ancora Eleonora Ramingo, salto flot per lei, vediamo se metterà ancora in difficoltà la ricezione avversaria. Bedini riceve bene, primo tempo di Donolato, non riesce a chiudere il colpo, può andare a un comodo contrattacco, ma c'è il grande muro di Donolato che davvero sotto rete si fa sentire, non è riuscito a chiudere il primo tempo. Ecco che rivediamo l'attacco, vedete, appena accennato, e poi l'attacco ancora in primo tempo. Lei va sicura in opzione a chiudere il punto numero 16 per la propria formazione, un secondo set molto diverso dal primo, con le squadre in grande equilibrio, una lunghezza da recuperare ora per Pittarello, l'alzata in bagger di Leonardi, la difesa bella di Calore, Vitturi, posto 4 per Negrato, la palla ancora viva, l'attacco ancora molto bello di Ramingo, Benin addirittura con la mano sinistra, Leonardi in posto 4, ancora la difesa della Pittarello, la pipe di Giorgia Benin, mamma che palla bella, che bella giocata questa. Non è altissima Giorgia Benin, ma grande elevazione, grande tecnica, grande coordinazione, anche un po' mingherlina, perché se la vedete abbastanza magrolina, ma guardate che palla ha messo a terra. E dopo un fior di scambio. Assolutamente, no, bello, forse lo scambio più bello della partita fino a questo momento. 17 pari. Sì, al servizio nuovamente Veronica Cacco. E adesso vediamo, ricezione un po' difficoltosa. E contrattacco. C'è il fallo in palleggio a Vitturi che spreca una occasione piuttosto ghiotta, stava offrendo un ottimo pallone a Martina Negrato, ma gli scappa un po' il pallone, gli arbitri prontamente ravvedono e fischiano il fallo di doppio tocco della palleggiatrice della Pittarello, Legnaro e Dolo. Sofia Mantoan al servizio. Bella battuta. Su Benin, Vitturi, palla difficile per Negrato, infatti la piazza appena e la mette a terra, brava a metterla sui 3 metri. Poi la difesa dell'inglesina è un po' da rivedere, perché era stata brava Greta Marcolina comunque a intuire questo pallone, ma non altrettanto a tenerlo vivo, a tenerlo alto in mezzo al campo. E di nuovo parità, 18-18. Vediamo, pari, un finale di 7, tutto da gustare. Vediamo chi ha più benzina in questo finale. Oh mamma, che brutto tocco, brutto tocco di Negrato. Ringrazia Alessandro Delia e la sua inglesina Altavilla, che si riportano in vantaggio 19-18 senza nemmeno toccare il pallone. Colpito malissimo il pallone. Ed è pronta il capitano della squadra vicentina, Beatrice Bazzoli. Inquadratura dall'altra parte del campo. Alzata in bagger di Benin, palla tenuta viva da Donolato, ancora Benin, la botta, la difesa molto bella di Bazzoli, Marcolina, pallonetto lungo, Vitturi ci arriva, ancora Benin, ancora un muro, seconda linea appena toccato, c'è il muro vincente, bellissimo, di Maria Elena Santucci. È andata proprio in lettura, vediamo se c'è il rallenti, perché è stato bellissimo, ha proprio letto la palla, ha messo la mano destra. E l'ha portata lì. L'ha vista, ha alzato la mano destra e ha chiuso il colpo. 20-18 più 2 ancora per l'inglesina. Beatrice Bazzoli al servizio. Attimo di concentrazione e via.
Bella battuta, buona ricezione. Francesca trova il punto da Donolato con attacco senza saltare. 20-19. E la fautrice dell'ultimo tocco vincente, Francesca Donolato, si appresta al servizio. Battuta flot, piedi a terra. Le battute precedenti molto ficcanti, vediamo questa. Ricezione staccata da rete che toglie l'attacco al centro, infatti si attacca da zona 4, ma c'è un bellissimo colpo nella zona 6 lunga da parte di Greta Marcolina. Di nuovo +2 per la inglesina Altavilla, 21-19 il parziale. Mantenendo questo vantaggio può portarsi a casa il set, non manca tanto, però aspettiamo a dare verdetti. Vabbè, assolutamente. Erika Leonardi al servizio. Aperto qualsiasi tipo di risultato. La ricezione di Negrato, l'attacco di Benin, questa volta attenzione perché c'è il grandissimo muro di Eleonora Ramingo. 22-19 ed ora +3 per l'ingresina Altavilla. In difficoltà ora la formazione di Legnaro Dolo perché questo è un muro pesantissimo. Direi proprio di sì. Se fanno anche il prossimo, io quasi la puntatina la farei se si potesse. Inglesina Altavilla, ancora il servizio. Voilà. E Giorgia Bening attacca di sinistro ma attacca fuori. È un momento mi sa che adesso difficile. Flavio Rocchi. Momento difficile davvero difficile per Pittarello, Legnaro e Dolo. C'è il time out chiesto dalla panchina ma non c'è alternativa su 23-19. Un set quasi compromesso ora per la formazione. Sì, devono fare 2 punti l'inglesina Altavilla per chiuderlo, devono farne 6 la Pittarello, Legnaro e Dolo. Sì. Un rapporto di 3-1 non è semplice. Una Pittarello che sta dominando il proprio girone C, ha vinto 17 partite su 18, 49 punti e ha 6 lunghezze di vantaggio sulla seconda, quindi, mentre l'inglesina che gioca nel girone A occupa la seconda posizione a pari merito col Bassano, 2 punti dal Treviso capolista. Fino adesso ha vinto 13 vittorie, ha fatto 13 vittorie e 5 sconfitti. Come vedete, 2 rolini diversi, rolini di marcia un po' diversi, però effettivamente e sono anche 2 gironi diversi, quindi i valori assoluti possono essere sicuramente diversi. E riprende nuovamente questo secondo set della finale di Coppa Veneto Regione Veneto appunto 2019. Ancora il servizio per l'inglesina Altavilla, la numero 1 Erika Leonardi. 23 chi batte, 19 chi riceve, il secondo set della finale di Coppa Veneto femminile. Direi che questo è un pallone molto decisivo per la Pittarello, Legnaro e Dolo, perché se non trovano il punto mettono in un vassoio d'argento il set per la inglesina Altavilla. Il servizio è preciso. Cambiato il palleggio, intanto in casa è entrata la numero 11 Carraro al posto di Vitturi nella formazione eccola qua che alza in posto 4, la botta tremenda di Benin, ma la grande difesa dell'inglesina. E poi il muro, ancora la palla viva, c'è il muro del numero 3 Elena Guglielmo, cambio in cabina di regia, fuori Vitturi, in campo Nicole Carraro tra le fila della Pittarello che adesso deve cercare. C'è un altro cambio, è entrata anche Scarpa mentre rientra nuovamente Veronica Cacco. Sì, ha cambiato la diagonale praticamente, ha cambiato la diagonale, palleggiatore opposto. E abbiamo al servizio Agata Scarpa. Quindi non ha palleggiatori di ruolo in questo momento in campo a Pittarello. Il cambio era di attenzione, trova attenzione perché mi sa che adesso sì Alessandro Delia merita un time out. Se fosse lui, sì. Eccolo qua che arriva puntuale. Devo dire che Flavio Rocchi ha inventato il cambio giusto per il momento, che ha riaperto un po' questo finale di set che forse era totalmente nelle mani dell'inglesina Altavilla, ma questo è il bello del volley. 21-23 il parziale. Prima il rapporto dei punti era 3-1 da finire, adesso il rapporto è 2-1. Sì. E si fa sentire qui il veronese di Chioggia.
23-21 il parziale per l'Ingresina Altavilla, mentre al servizio abbiamo la Pittarello Legnaro d'Oro con il numero 5, Agata Scarpa. Servizio con ricezione un po' staccata, alza il libero in bagger, c'è il contrattacco e altra alzata del libero per Giorgia Benin che sull'alzata corta. 23-22, attenzione, il 7 che sembrava chiuso. E adesso la palla inizia a pesare un po' di più. Attenzione, adesso vediamo le scelte che farà Erika Leonardi, perché sono importanti. Vediamo a chi darà questo pallone pesantissimo. Intanto Agata Scarpa non deve sbagliare il servizio e trova l'ace. 23-23, guarda come si è riaperto il set. 23-19, ma soprattutto senza palleggiatore in campo. Erika Scarpa, doppio cambio non ancora chiuso con il palleggiatore, mamma mia. Attenzione che adesso è 0-0, cioè adesso è 0-0. però il vantaggio 0-0. psicologico mi sa che un po' ce l'ha la Pittarello d'Oro. L'importante a mio avviso è non sbagliare. Io credo che adesso vediamo, mamma mia, brutta palla, la tiene Calore, attenzione. Adesso l'umore senza palleggiatore. L'umore nella Pittarello Legnaro d'Oro è alto. Vediamo se qui però c'è la lucidità. Marcolina, la palla in campo ancora, il bugger in c'è campo una opposto, free ball molto comoda. Vediamo la palla ancora, il muro, attenzione, il muro del 24-23, incredibile quello che sta succedendo, parziale di 5-0 da 19-23 a 24-23, ora la palla 7 è in mano della Pittarello Legnaro d'Oro, chi l'avrebbe detto? Set ball per la squadra di Legnaro d'Oro e infatti chiama subito time out. È così e la pallavolo femminile è ancora più così, molto spesso umorale, spesso... Guardate proprio il primo piano, 24-23. Il 23 è rimasto bloccato da 5 punti. Incredibile. 19-23, 20-23, 21-23, 22-23. Si è bloccata l'Inglesina e questo turno in battuta di Scarpa che coach Rocchi ha mandato in campo, cambiando la diagonale palleggiatore opposto, sta creando dei grossissimi problemi. E adesso veramente pallone che scotta tra le mani sia di Scarpa che batte che... poi delle giocatrici dell'Inglesina, che vedremo cosa sapranno mettere in pista. Probabilmente farà la giocata più semplice la palleggiatrice, in questi momenti ci si affida chiaramente Scarpa, il suo servizio Esatto, palla staccata da rete, vediamo se il Marcolina, muro... tenuta Marcolina, attenzione, alza ancora, libero, sì, perché non c'è palleggiatore. Cacco in attacco, attacca sull'alzatore, quindi i liberi fanno gli alzatori. Attenzione, incredibile il muro di Veronica Cacco, 25-23, parziale di 6-0 di parziale. Ecco che rivediamo il punto che chiude il set, muro bellissimo del numero 12 Veronica Cacco, e Pittarello Legnaro d'Oro incredibilmente avanti 2-7-0. Alberto, direi che qui adesso credo che l'umore della Pittarello Legnaro d'Oro sia alto. E sia da sfruttare al massimo. Se fossi Flavio Rocchi le caricherei a 1000. E allora noi vi diamo qualche istante di pausa, ci sentiamo tra qualche minuto per il terzo set. A dopo. A tra poco.
terzo set della finale di Coppa Veneto femminile, avanti la Pitarello, Legnaro e Dolo per 2-0, 25-14, 25-23, un rocambolesco incredibile finale di secondo set con l'inglesina Altavilla che si è trovata avanti addirittura 23-19, sembrava finita con la formazione padovano-veneziana davvero in grossissima difficoltà. Poi un turno in battuta incredibile di Scarpa, l'inglesina che si è persa un po' in attacco, la difesa e soprattutto il muro della formazione in maglia nera che hanno deciso il set. E quindi siamo partiti questo terzo set con l'inglesina che chiaramente deve tentare tutto per tutto per allungare questa partita, e Pitarello, Dolo che Legnaro che cercherà chiaramente di chiuderla. L'attacco non è di nessuno, c'è questo bugger di Benin in campo opposto, Leonardi in posto 4 per Ramingo, la palla ancora viva in campo, Altavilla, ancora Ramingo, la palla tiene calore, Vitturi, l'attacco di Negrato, la palla ancora giocabile per Marcolina che mette palla a terra e arriva il primo punto per l'Altavilla, 1-1 in questo avvio di terzo set. Bellissimo scambio questo. Vediamo appunto se questo set sarà decisivo oppure no per la vittoria della Pitarello, Legnaro e Dolo, oppure per riaprire il match da parte dell'inglesina Altavilla. Al servizio la fautrice dell'ultimo attacco vincente, la numero 9, Greta Marcolina. Si trova muro a 1, però non mette a segno questo pallone la numero 14, Giorgia Benin. Arriva una free ball, vediamo se al secondo tentativo mette a segno il punto la Pitarello, invece no, la inglesina Altavilla alza le mani a muro ben composte, il pallone rimbalza forte e non è possibile con la copertura prenderlo. Secondo punto per la formazione guidata da Alessandro Deli in questo terzo set. Vediamo sempre, Alberto, qualche dato statistico del set precedente che Mauro e Gloria ci mandano, andiamo a vedere. Quindi ancora la parte del Leone in casa, Pitarello la fa Benin con 6 punti, in totale sono 14 punti fino a questo momento del numero 14, guarda caso, la formazione di Legnaro e Dolo. 5 punti per Negrato, i due best scorer in casa Pitarello, in casa inglesina 5 punti per Marcolina e 5 per Ramingo, 3 ace per il Legnaro, 4 per l'inglesina, 7 muri, pensate, 7 muri in un set per Legnaro Dolo e 3 muri per l'inglesina. Questi sono i numeri in sintesi estrema del secondo set, come dicevo, vinto per 25-23 dal Legnaro Dolo, che va ora ad attaccare con Martina Negrato che ci riprova da posto 4, la palla tocca il nastro, è giocabile in campo inglesina, ma tira in rete Sofia Mantoan. E c'è il terzo punto per la Pitarello, Legnaro e Dolo che si porta ancora in vantaggio in questo terzo set. Ancora al servizio la numero 14, Giorgia Benin. Salto float per lei, buona ricezione, sfiora il pallone al centrale, giusto quel poco che serve per passare, ma Giorgia Benin da seconda linea senza muro mette a terra. Pasticcio comunque della difesa, era una palla assolutamente difendibile. Questa volta Benin ha più o meno piazzato il pallone, ma si scontrano Muraro e Marcolina in difesa, e il regalo è abbastanza netto. 4-2 Giorgia Benin ancora al servizio, buona palla. Scusate, ma un pallone del genere, sei un esteta della pallavolo. No, ma un pallone del genere va chiuso, un po' troppa sufficienza da parte di Elena Guglielmo, infatti è stata giustamente castigata dall'inglesina Altavilla. 4-3 il parziale a favore della Pitarello, Legnaro e Dolo. Santucci in battuta per Ti chiedo scusa Massimo, chiedo scusa ai telespettatori, però su certe cose ho ancora la vena da allenatore, non bisogna mollare un pallone. Questo è bel primo tempo molto bello di Elena Guglielmo. Si fa un po' perdonare. Sì, assolutamente. La leggerezza di primo tempo davanti, molto, molto interessante, molto bello. E adesso va subito al servizio la fautrice dell'attacco vincente, appunto Elena Guglielmo. 5-3 il parziale, mantiene le due lunghezze di vantaggio la Pitarello, Legnaro e Dolo. Al servizio con la sua centrale, appunto. Salto float. Vedete Leonardi in campo opposto, brava. La palla è tenuta viva, però sembrava che avesse toccato terra, invece non sono di questo avviso gli arbitri. Ancora una difesa di Benin, mamma mia, Vitturi posto 4 e la palla in campo. Che difesa, un po' di proteste. Vediamo il replay. Allora, la palla è buona, lo dice anche la panchina. Io avevo il dubbio sulla difesa mano a terra, ma vedo che nessuno. Guardiamo il replay. Non la vediamo, ma ho visto che tutta la panchina molto sportivamente dell'inglesina io l'avevo vista dentro. Sì, anch'io. Me l'hanno vista tutti dentro.
confermiamo, siamo il video check di questa partita. 6-3. Guglielmo ancora il servizio, mamma mia, Fuori. finisce fuori di poco. Sì, questa di un nulla. Questo davvero. pallone però ha visto molto bene il libero, il numero 15, Sara Muraro, e lascia sfilare questo pallone out. Quarto punto per l'Ingresina Altavilla, che è lì, è a 2 lunghezze, e proprio 2 è il numero di maglia di Eleonora Ramingo, la giocatrice a servizio in questo istante. Ricezione un po' sporcata e Cacco tira in rete. Che brutto errore di Cacco. Sì. Azione nata e conclusa male. Proprio un regalo questo, proprio non ha saltato praticamente, non ha steso il braccio, ha tirato una pallaccia in rete. Eleonora Ramingo ancora al servizio, l'opposto dell'Ingresina Altavilla, la vedete inquadrata in questo istante. Salto flot per lei. Buona ricezione, viene ancora richiamata in causa Cacco, e ancora con il suo colpo di extra rotazione in lungolinea trova il punto, il 7° per la Pittarello Legnaro ed Oro, ancora più 2 per la formazione guidata da Flavio Rocchi in questo terzo set. Al servizio Veronica Cacco, colei che ha messo a terra l'ultimo pallone. Salto flot per lei, salta molto dentro il campo, alzata molto staccata, cerca di risolvere questo pallone Leonora Ramingo, e c'è la pipe. Out di Benin, non ci sono stati tocchi questa volta. Ha un po' voluto troppo questa volta Vitturi dal proprio schiacciatore, poteva forse trovare qualche altra soluzione un po' più comoda, ha voluto un po' strafare in questa circostanza dal mio punto di vista, servendo questo pallone per Benin che l'ha tirato fuori. 6° punto per l'Inglesina. Sofia Mantoan in battuta, tiene la ricezione con un po' di difficoltà, alza palla veloce dietro e mette a terra questo pallone Francesca Donolato. L'8° punto, mantiene le 2 lunghezze di distacco la Pittarello Legnaro ed Olo in questo terzo set. Ricordiamo, per chi si fosse collegato da poco, Massimo, mi sembra che siamo 2-0 per la Pittarello Legnaro ed Oro. Primo set lo ha dominato la squadra vincendo 25-14, il secondo invece lo stava dominando l'Ingresina Altavilla, e poi nel finale ha ingranato non una ma 2 marce, forse anche 3, Sì, la Legnaro ed Oro, portando a casa il secondo set. Questo pallone cade dentro, muro vincente per l'Ingresina Altavilla. Guarda il replay bellissimo, perché Benin si accorge, viene murata, copre il pallone, fa finta che sia fuori, esulta, tutte che esultano, ma aveva visto benissimo che il pallone era dentro. Sì. Ha cercato di coprire la visuale del primo arbitro, ma c'era il secondo a mezzo metro, infatti è lì che se la ride. Ha detto tentavi di farmela ma non potevi farmela. Beatrice Bazzoli ha appena effettuato il servizio, palla attaccata a rete, l'ha risalvata. L'ha salvata. Ancora mano a terra, mamma mia, ancora un muro su Benin. E attenzione che siamo a 8 pari, l'Ingresina non ci sta ed è giusto che sia così a fare da comparsa in questo terzo set. Non l'ha fatto neanche nel secondo, neanche nel primo, a dire il vero, ma vuole assolutamente tentare di allungare questa partita, che ha giocato molto bene per lunghi tratti del secondo set, salvo poi fermarsi proprio sul più bello, quel blackout. Ancora servizio di Bazzoli, mamma mia, termina out di Po. Ah no, buona. E c'è l'Ace. Sì, lo dice anche Martina Negrato. Martina Negrato alza la mano, dice è buona, quindi mette soprattutto in tranquillità, o almeno così dovrebbe fare i propri tifosi, che sono scatenati, ma in realtà 9-8, quindi sorpasso, parziale di 3-0. Quarto servizio per l'atleta che vedete inquadrata, il capitano Beatrice Bazzoli, e continua a battere molto bene. Salta alta Giorgia. Benin adesso si è riscattato dopo 2 murate piuttosto brutte, ha ritrovato la misura del colpo. Ecco che rivediamo l'azione con il nostro rallenti da bordo campo, molto bella questa immagine. Vediamo l'elevazione dell'atleta. Sì, va molto alta, la prende bene, questa volta diagonale vincente. 9 pari, Donolato in battuta. Francesca sì, la vedete inquadrata, il centrale della Legnaro ed Olo. Ai, ce la fanno o non ce la fanno? Trova l'Ace Donolato. E quindi, se faccio bene i conti, si riporta in vantaggio la Legnaro ed Oro di una lunghezza 10-9, e si fa sentire il pubblico, molto attivo il pubblico della Pittarello Legnaro ed Oro. Sì, molto organizzato anche. Sì, a ogni punto si alzano, applaudono, incitano. Francesca Donolato ancora il servizio, palla flot, piede a terra per lei, una delle molto tesa. Battute migliori, piedi a terra, se la sai fare bene rimane una delle battute più insidiose dal mio punto di vista. Negrato, anzi scusate, Greta Marcolina. Hai detto proprio bene Massimo. Di nuovo parità. Piedi a terra, se lo sai fare distante dalla linea di fondo, la palla scende, che
che è pesante come, È vero, è come vero. un macigno. È lì, bisogna tirare fuori la tecnica. Sì, ci vuole la tecnica, ma è una battuta che secondo me andrebbe allenata e curata un po' di più. Invece si va spesso sul salto float, si va spesso sul salto spin, però quel piedi a terra fatta bene, io sarà perché sono di vecchio stampo, ma E c'è il punto dell'Ingresina sì, Altavilla. c'è un errore di Benin che in questo terzo set non sta ripetendo i numeri di 2 set precedenti e chiaramente Vitturi la sta servendo con continuità così come ha fatto nei set precedenti, però fa molta più fatica, Concordo appieno. un paio di murate, questa palla fuori. Adesso l'hanno puntata anche in ricezione. Mamma mia, qui Vitturi alza un pallone sotto rete e la palla è fuori. Mamma mia. Qui spreca moltissimo Sì. Santucci. Sono stati graziati Sì. la Legnaro e Dolo. Questa era la palla del +2, molto importante, invece spara fuori Santucci in primo tempo. Al servizio Agnese Vitturi, la regista della Legnaro e Dolo. Salto flotta anche per lei. Bellissima battuta. Questa è una palla difficile. Si pretende un po' troppo, forse il regista della Altavilla da questo pallone, ma attenzione che ha la possibilità di contrattaccare la Inglesina. Difende tutto al libero. Aia. Qui, questo è un fallo secondo me. Vabbè, lasciamo. Sembrava. Vediamo chi avrà la meglio. Beh, a scambio, siamo al quarto contrattato da entrambi. Benin brava. E Menin usa la testa. Sì. Grandissimo colpo in lungolinea. Benin, esatto. Se fanno vedere il replay si vede proprio Sì, che sì, la Inglesina Altavilla forse non ha più, rimangono immobili. Eccolo qua, rimangono ferme, il suo lungolinea molto molto buono. Brava Giorgia Benin. Ancora il servizio Agnese Vitturi. C'è la possibilità che arrivi il punto trenino, come lo chiamo io, però magari non è sempre così. Mamma mia, sto libero. Mano a terra, calore, è il terzo pallone che tiene vivo. Ancora incredibile. Mamma mia, mano a terra, calore, quarta palla. Mamma, ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Lo guardiamo in Bellissimo, silenzio. bellissimo. Lo guardiamo in silenzio, la palla tocca E alla meglio il soffitto. alla meglio il soffitto. Peccato che sia finito così perché era veramente uno Sì. scambio divertente. Beh, complimenti. Sì, complimenti a tutte le squadre perché si è trovata il pallone addosso Caco e gli è venuto distinto alzarlo e il pallone ha toccato il soffitto del Palasport. 12 pari, grande equilibrio. Eh sì, e abbiamo Greta Marcolina al servizio. Salto float per lei. Vediamo adesso. Una bella palla. Mamma mia, con un po' di fortuna. Sì. Sì, stavolta la fortuna La rotazione della palla. bacia Benin. La rotazione della palla si appoggia sul nastro e quindi ruotando va dall'altra parte e cade a filo rete. Un po' difficile da prendere, non ci riesce l'Inglesina Altavilla. 13° punto per la Pittarello Legnaro e Doro. Salto float per la Benin. Palla corta un po' letta, infatti viene difesa, è subito contrattaccata e subito bell'attacco. trova il punto Sì. Martina Negrato. Una bella palla importante. Ora Pittarello Legnaro e Dolo sta cercando di spingere sull'acceleratore per piazzare quello che potrebbe essere eventualmente un break decisivo e lo sta facendo con le sue armi migliori che sono la difesa e il contrattacco. Com'è in gergo, un po' telefonata si dice la palla. Sì, un po' troppo telefonata. facile. Ricezione staccata, prova lo stesso la palla al centro. Il libero che alza una palla un po' difficile per Benin. Bellissima questa difesa con scivolata da parte del libero. E il muro finisce out. 13° punto per l'Inglesina Altavilla. Che non molla assolutamente. I ragazzi di Vicenza comunque stanno giocando un'ottima partita. Sì. Devo dire un altro equilibrio rispetto ai primi due set. Sì. Beh, rispetto al primo, il Sì, secondo, rispetto al primo, sì, giusto. Maria Elena Santucci pronta al servizio, salto float per lei. Posto 4, l'attacco vincente di Martina Negrato. 15-13. Sì. Addirittura incitano il cognome dell'atleta fautrice. Un po' Legnaro, un po' Negrato, un po'. Poi Elena. con le cuffie non è che sentiamo così bene. Elena Guglielmo, mamma mia. L'importante è che sentiamo la nostra voce poi. Oh mamma mia, dove è passata sta palla? Tra la rete e il muro. Sì. Poi ritardo, scusate, un po' in anticipo il muro. Infatti si porta giù il pallone
Attenzione, cambio nelle fila delle inglesi in Altavilla, doppio cambio. Entra con il numero 6 Alice Rigondazzo e va a sostituire la numero 2 Eleonora Ramingo, e entra anche la numero 3 Odie Diana e va a sostituire la numero 1 Erika Leonardi. Cambio nella diagonale, cambio diagonale, a posto. esatto, così vediamo se porterà gli stessi frutti che ha vediamo. portato molto bene alla Pitarello nel set precedente. Vediamo qua una nuova entrata al servizio, Alice Rigodanzo. Va a cercare Benin, bel primo tempo e Donolato, mamma mia che gran difesa. Sì. Che gran difesa del Gaudio. Ancora Donolato, ancora del Gaudio. La tiene viva. Ancora l'ennesimo attacco per la Pitarello. Il pallonetto questa volta va a terra di Veronica Cacco. 16-14. Ha fatto un buon ragionamento Veronica Cacco, ha detto sì. questo libero difende tutto, allora vediamo se si tuffa. I due liberi sono Aurora del Gaudio per quanto riguarda la difesa e il numero 15 Sara Muraro per quanto riguarda invece la ricezione. Lì alterna il coach Delia. Inizia a sentirsi un po' la stanchezza, visto adesso inquadrata Veronica Cacco che ha tirato un gran respiro. Un respirone. Prima palla in campo sull'attacco di Odie. Sì, e c'è un po' di stanchezza. Ho visto Ilenia Rango seguire questa palla, scusate, Irene Calore seguire questa palla e l'ha lasciata cadere dentro. Ha alzato la mano chiamando l'auto con una convinzione pari a 0. 16-15, ancora una lunghezza di vantaggio per la Pitarello. Eleonora e la Veronica Cacco era imbattuta, convinta di aver fatto punto, mentre al servizio c'è la Inglesina Altavilla, ancora veloce per Francesca che non fa autocopertura e si fa murare. Donolato, sì, esatto, si fa murare. 16 pari, attenzione perché si riapre ancora, non che si fosse mai chiuso, ma comunque torna in parità l'Inglesina che non vuole assolutamente mollare questo set, giustamente. Sofia Mantoan ancora al servizio per la Inglesina Altavilla, 16-16, ricordiamo appunto la parità tra queste due formazioni in questo terzo set. Salto flot, mamma mia, battuta a filorete ricevuta con difficoltà, infatti non viene attaccata con forza ma con precisione, attacca invece con forza Odie e la tiene viva ancora. Super salvataggio, free ball, vediamo come viene sfruttata. Donolato, tenuta ancora a muro, ancora palla dietro. Però diagonale di tutto braccio, adesso vediamo Benin. Giorgia da seconda linea. Giorgia Benin, mamma che bello. La piazzata sull'angolino. Ma che bello scambio, Sì, che bello sì. scambio, che bello scambio sia di qua che di là, grandi difese, brave le due squadre. Guardiamo il replay. Sì. Il massimo sforzo stanno facendo le due squadre. E guarda Odie come si dispera. Sì. Beh, è entrata dentro, ha tirato due palloni di tutto braccio. Sì, però brave a difendere. Adesso è veramente il momento di massima espressione di questa finale, perché è chiaro che è un momento decisivo, quindi da seguire con grandissima attenzione. Marcolina, palla forse ben terminata fuori, la tiene Calore, in campo opposto Cacco, free ball, primo tempo, questa volta cade a terra, il primo tempo vincente. 17-17, di nuovo Beatrice parità. Bazzoli. Sì. Va al servizio il capitano della Inglesina Altavilla, Beatrice Bazzoli. Mamma mia che set. Sì, bel set questo, con grande equilibrio e soprattutto grandi giocate, sia di qua che di là. Vedete inquadrata la giocatrice dell'Inglesina Altavilla, salto flot per lei, il capitano. Alza in bagger Agnese Vitturi. C'è un tocco, no, non c'è. Tira fuori Giorgia Benin, attenzione, sorpasso Inglesina, 18-17. E allunga Inglesina Altavilla, anzi si riporta in vantaggio. Ancora il servizio del capitano Beatrice Bazzoli. La difesa di Rigodanzo, Odie tenuta ancora da seconda linea, il mamma mia, con coraggio. Bravissima. Con coraggio, Sì. non era una palla Sì. facile. Veronica Cacco ha tirato forse un po' chiudendo gli occhi, credo, Sì, però sì, ha giocato il jolly ed è andata ha giocato bene. il jolly, è andata bene, coraggiosa, è stato premiato il coraggio perché era una palla davvero difficile. E serve anche questo. Qui Assolutamente. è qui il braccio morbido. Sì, non serve. Qui bisogna tirare. Donolato. Ecco qui l'assalto, la battuta flot, piedi a terra.
non riesce a dare la forza che sperava. Che bel primo tempo. Bellissimo, bellissimo. Santucci. Bellissimo primo tempo e ritornano in campo. Cambio di diagonali. Rientrano Eleonora Ramingo e Erika Leonardi. (19-18) il parziale a favore di chi va al servizio. La inglesina Altavilla va proprio in servizio con la rientrata Erika Leonardi. Quindi di nuovo palleggiatore in seconda linea, di nuovo attacco a te in prima linea per la squadra vicentina. Salto float per Erika Leonardi E c'è e l'Ace. trova l'Ace. 20-18, allunga a +2. Ancora la palleggiatrice, ma c'è il time out chiesto dalla panchina di Legnaro e Dolo. Ovviamente cerca Flavio di... Rocchi ha capito subito che bisogna riprendere in mano in questo momento il set se la Legnaro Dolo vuole chiuderlo, mentre l'Inglesina Altavilla non deve assolutamente mollare di un centimetro, perché se la Legnaro Dolo fa questo cambio palla si riporta nuovamente sotto. Bello, bello, bel momento, tensione alle stelle, ma queste squadre si stanno giocando a viso aperto questo terzo set della finale di Coppa Veneto femminile. Sì, sì, sì. Dopo che abbiamo visto quella maschile, lo ricordo che ha visto il successo dell'Altair a volley di Schio, che ha vinto 3-1 in finale con il Valsugana Padova. E riprende nuovamente dopo il time out. Vediamo se porta i suoi frutti di time out chiamato da Flavio Rocchi, oppure se imperterrita l'Inglesina Altavilla mette a segno anche il prossimo punto. Al servizio abbiamo Erika Leonardi. Salto float. Ricordiamo l'Ace di prima, anche adesso mette in difficoltà l'iniziazione del libero. Sì, che allora deve andare solo in bugger, in campo opposto, quelle di E arriva una free ball Legnaro, sì, appoggiata. una comodissima. Oh mamma mia, che erroraccio! Questo è un errore che potrebbe pesare, perché per la palla del 21-18 molto comoda, muro a 1. E si arrabbia Alessandro Deli, hai ragione. Perché è stato un po' viziato sto appoggio che ha tolto il centrale sì. sulla free ball. E vediamo invece l'altra alzatrice, Agnese Vitturi, al servizio. Non sbaglia il servizio, alza in bugger, quindi palla alta. Bella difesa. E vediamo adesso la pipe appena accennata, la difesa ancora, ci prova Ramingo, il muro che tiene Vitturi, primo tempo, ancora la grande difesa di Muraro. Bella extra rotazione da parte di Greta Marcolina, il pallone non vuole cadere, bellissimo questo scambio, poca forza ma tanta continuità. E adesso usa l'astuzia Greta Marcolina. Eh sì, che cada forte o piano è sempre punto. Ah sì, assolutamente. Si riporta +2 l'Inglesina Altavilla in questo terzo set e va al servizio proprio la fautrice dell'ultimo tocco vincente, Greta Marcolina. Pallone pesante che scotta, ricezione c'è, palla alzata dietro. Mamma mia, Benin, bella palla questa qui, palla molto veloce, arriva bene Giorgia Benin, chiude il punto ed ora è bello, ed ora 21-20, ed ora è punto a punto fino alla fine. Vediamo Giorgia Benin se metterà in difficoltà la ricezione avversaria. La palla infatti è fuori dai 3 metri, viene alzata dietro. Che difesa di Benin a una mano, mamma mia. Vitturi, vediamo la free ball, mamma mia, ancora dietro, posto 2, ancora un pallonetto di Marcolina. Il muro, mamma mia, che muro, tutte Vitturi la tocca tutte. Che energia, che energia. Muro fondamentale qui. Veronica Cacco ha avuto la possibilità del 21 pari, non è riuscita a mettere a terra il pallone. Cambio, entra in campo il numero 5 Agata Scarpa, che prima sì, però entra in, cioè no, c'è il cambio proprio di vediamo un po', di opposto, cambio di opposto. Sì, è uscita la Cacco, è entrata sì, questa volta è proprio la Scarpa, un cambio puro. 22-20 e dal fronte opposto ancora servizio dell'Inglesina Altavilla. Bel servizio e bel primo tempo di bellissimo. Elena Guglielmo. Sì, bellissimo primo tempo, 22-21, siamo sempre lì. E rientra anche la Donolato. Al servizio invece abbiamo Elena Guglielmo. Attenzione, palla decisiva anche questa, perché si può portare il +2 l'Inglesina o pareggiare i conti la Pittarello.
La ricezione molto buona, viene chiamata al centro e la Donolato. Il muro da Donolato, mamma mia. 22 pari, attenzione. Attenzione, mini break ora della Pitarello, Legnaro e Dolo, 22 sì. pari. La Pitarello adesso sarà sicuramente un pelo esaltata. Adesso vediamo se l'inglesina è arrabbiata o è demoralizzata. Vediamo come giocheranno. Sì. Ancora il servizio a Elena Guglielmo. Battuta giusta, ricezione difficoltosa Pessima. e trova l'ace. 23-20. Che finale, 23-22. che finale. Sì, sì. Finale sempre con Altavilla avanti e poi Pitarello che nei momenti più importanti riesce, no, a tirare fuori il meglio di sé. E chiama time out Alessandro Delia perché caspita, non ci sta a perdere questo set. Avrebbe anche ragione perché l'ha dominato nell'ultima parte. Sì. E qua c'è il tifo di Legnaro che si sta scaldando proprio di fronte di noi. Sì, Gianluca Carrella a Gianluca Carrella non sembra avere trovare un pubblico che risponde così ai propri input. Però vedete inquadrato che chiamata time out coach Delia. Concentrazione negli sguardi delle atlete. Adesso c'è un pallone caldo in mano al servizio di Elena Guglielmo. E adesso il pallone è bollente, non caldo. Per fortuna bollente. che non sono io l'allenatore, se no gli avrei detto questo pallone deve cadere in campo. Dai, è bello anche dare qualche spunto, naturalmente dal mio umile, semplice punto di vista. Il pallone cade in campo. Attenzione, ancora La ricezione difficoltosa. difficoltosa. Una free ball ancora, attenzione per Vediamo Pitarello. la Pitarello come sfrutta sta free ball. Lo frutta bene. 24-22, 2 palle per la Coppa Veneto per la Pitarello e ancora una volta si blocca l'inglesina. Sul più bello si blocca, non è finita la partita ma e adesso dai Massimo, facciamo un po' di fan da pallavolo. Se fossi Elena Guglielmo tireresti e cercheresti l'ace o la fai giusta? Io cercherei, no, nessun ace, cercherei di battere dove butto fino adesso perché ho fatto dei danni. Vediamo perché abbiamo tutto il pubblico davanti e infatti l'ha battuto proprio lì dove ha fatto dei danni. 25-22, il Pitarello Legnaro e Dolo vince la Coppa Veneto 2019 femminile, un successo direi meritato per quello che si è visto nei 3 set, ma certo l'Inglesina Altavilla ha molto da recriminare per un secondo set che ha condotto fino al 23-19 e un terzo set che ha condotto fino al 22-20. Sì, hai detto proprio bene Massimo, perché primo set a parte la partita è stata molto equilibrata. Bene, siamo in finale di telecronaca, è stato un pomeriggio lunghissimo, abbiamo visto la finale di Coppa Veneto maschile con il successo del Altaira Volley 3-1 su Valsugana, abbiamo visto la finale di Coppa Veneto femminile con il successo del Pitarello Legnaro Dolo 3-0 sull'Inglesina Altavilla. Sono queste le 2 vincitrici della Coppa Veneto, è stato bello, divertente, ci siamo divertiti, speriamo vi siate divertiti anche voi e vi diamo appuntamento, Massimo Salmaso e Alberto Pancella, alla prossima diretta streaming del Comitato Regionale Veneto. Grazie a tutti, buona serata e buona domenica. A presto, ciao. Ciao.